Amici, un saluto da Jack Lone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. E ciao Lio, eccoci qua ragazzi. Oggi giornata. Buonasera a tutti. Ho visto, Buonasera. ero indeciso se entrare prima in chiamata con te o se far partire la live. E nell'indecisione ho fatto entrambe le cose contemporaneamente. Sì. Jack, accendi quella luce, cavolo. Sei all'interno del regno delle ombre. Non capisci, c'è Freddy Krueger che mi ha catturato. Sono nella boiler room di Freddy Krueger. Però in realtà poi se n'è andato e ha dato il cambio a Mankind. Senza boiler e senza room. Sì, senza boiler e senza room. Oh no ragazzi, non fa caldo, una boiler room si creperebbe di caldo. Qua proprio caldo non ce n'è, tranquillo. Non ce n'è, di caldo non ce n'è. Ecco qua, comunque, eccoci, un salutone. E allora, sto aspettando Leonardo per dirgli una cosa. Vabbè. Accenderò la luce, ma è troppo presto, dobbiamo risparmiare un po', sono aumentati i costi dell'energia elettrica, ma veramente tanto. Comunque, che mi dici? Cioè, tu hai visto il canale, quello che ti ho consigliato? Sì, simpatico. Queste sono quelle cose geniali che piacciono a me. Sì, simpatico. Ciao Tony! Ciao c'è Tony, arriva You and Idol. Super Mario Bros. Ciao Leonardo, preparati, sta arrivando. Lo senti nell'aria, lo senti? Buon Pomerania. Basta. Non è finito, no. C'è anche Tony. Buona serana. Io lo niego. Lo so che Lio si discosta con tutto se stesso da questi. No, ma poi il fatto è che ho scoperto sto canale praticamente così per caso. Perché stavo vedendo, non so se era una cosa sempre sulle IA, una cosa del genere, e mi spunta su YouTube un video suo che era come erano gli eventi storici se fossero stati delle mappe di Doom. Sto mettendo il sound ragazzi. Sì, come se fossero i livelli di Doom, sì. Cose di Doom. Poi da lì sono andato su sto canale. Io Idol non sono esperto, Tony, hai bisogno della tua conoscenza, Tony. Della tua conoscenza. Però facciamo una cosa. Facciamo che la IA di quella del nostro amico Elon ci crea una bella immagine per questa tua idea. Sì. Disegna questo. No, ma di più, come ti ho detto, di più l'idea che aveva che ha creato sto youtuber tramite IA di vedere come i periodi storici o ad esempio certi eventi storici fatti a mo' di videogioco è una cosa particolare. È un'idea originale, spero che non gliela copino perché sarebbe proprio. No, che negli ultimi tempi queste cose non si stanno vedendo più perché veramente negli ultimi tempi questo fatto qua è politicamente corretto, è politicamente qui, è politicamente lì. Non si sta mai ho capito, un canale se non si adegua rischi di fare la fine che sei tu. Eccole qua. Idol, Super Mario Bros. È proprio questa. Che è sta roba? Ma che cos'è? Ma perché? Cos'è un maschio, una signorina con sti baffi? Sta facendo il cosplay di cosa? Si sembra Ellie che fa il cosplay di Mario. Sembra Ellie. Vabbè, Idol, è normale, giapponesi, sono sempre sorridenti, bellissima cosa. Oshino Star Family, Tony Oshino è triste perché ha scoperto con rammarico di non essere parte delle Piccomaci, ma un idol solista che non canta in gruppi con, non leggo tutti i nomi, e neanche là. Non posso iniziare a parlare. Esatto. La sua mamma, Hai, e le sue sorelle, nomi lunghissimi, cantano nel gruppo della sorella Ruby. E la storia di Idol di Ai era una storia passata, ma attenzione, c'è la svolta, ci metto anche il sound, se funziona, per vedere se vanno i sound, sì ma vanno i sound. Attenzione, c'è la svolta, Va bene come Tino, buon vino allora, tranquillo. La svolta è questa. Una sera, Ai si reca nella stanza del giovane. Che cosa può essere la prossima evoluzione? Cosa fa quel giovane? Sto cazzo che ti se frega. Pensa a te. Ecco che entra nella stanza mentre stava riordinando
le idee, non lo so, perché non lo so. Non lo so ancora cosa fa. Certo Leonardo, grazie, tutti alla puntualità, anche Lio che c'era prima ancora di me, pensate voi la fedeltà di Lio. Sai che questa è una cosa che ho scoperto grazie al video di quello youtuber lì che ti ho detto. Quale C'è cosa? stata una cosa storica, no, una cosa storica che una gara automobilistica partita. Grazie per i numeri Leonardo. Dobbiamo vedere se abbiamo vinto. Dimmi, ti ascolto Lio. Partita da Pechino è arrivata a Coso, a Parigi, una sorta di Paris-Dakar, però tutta zona Pechino, Mongolia e così via. 0521. E indovina chi è che ha vinto la gara? Non lo so. Un team italiano. E per perculare i francesi e i norvegesi che salutiamo, visto che noi amiamo sia i francesi che i norvegesi, che ci sono in ascolto. Abbiamo un sacco il mio canale ha un sacco di fan francesi, ricordiamolo. Dico, hanno montato il fatto che loro avessero vinto già così, e questi che si erano persi non so dove nelle cose della Mongolia, così, perché si era rotta la macchina. Si è rotta, signora, si è rotta. Praticamente questi gli è arrivato dopo qualche giorno, perché questi avevano una distanza di quasi 12-20 giorni, ora non mi ricordo, perché l'ho letto di sfuggita. E questi qua, la cosa bella è che gli è arrivata sta notizia e hanno rosicato fino alla fine. Sì, allora va bene. 0521 di Leonardo. Lio, posso chiederti un numero di 4 cifre? Abbiamo già fatto 0521. 1967. Beh, piace. Mi serve un terzo numero. 1967 è uscito fuori alla fine. Ciao Andy! Ciao Andy! Sì, devo leggere anche il messaggio di Tony. Dove è quell'altro lì? Cometino, passa in chiamata. Ah, ecco, 1633 me l'ha messo, grazie. 1633. Cometino, detto anche. Ok, detto anche colui che azzeccherà. È detto anche il boss del buon vino. Il boss del buon vino, esatto. Almeno è profumato bene. E devo continuare a leggere i messaggi di Tony, così vediamo un po' questa storia. È venuto ai provini, nel senso... non in quel senso lì, vero? Ok, non era questo. Non era questo. Questo sound qua. Era il. Penso di Jack che è venuto ai provini e ti avevo mandato questa ha molto mal di stomaco sta persona. Ok, e diceva, esatto, mette tutto il suo carisma ballando con le ragazze un po' come Silvio, ballando sulla gestione di Miyako, e riesce a superarsi Tony quando decide di formare un gruppo idol per sé, ma a patto che non faccia concorrenza alle Komachi. Il gruppo di Tony è ora Hoshino Star Family, in onore della carriera della mamma e della famiglia. Sì, ce l'ho fatta! Dove? Ma come ho preso un pezzo? È vero che non è solo, quant'è che parlava Lio che non potevo... Hai ragione, Tony va in cerca di un gruppo delle future idol, 3 ragazze. Fammi capire, ti sei mutato? Mentre io parlavo? No, non mi sono mutato. No. Come è possibile che dici che non mi sentivi? No, non a te, a lui. A lui non potevo leggere, mi sono perso un messaggio suo, aveva scritto 3 messaggi invece che 2. Ho capito cosa è successo. Allora dicevo, mi sembrava strano, però perché c'era sempre che è, e allora ci stava anche che è solo, ci stava, invece che era in una stanza. No, io avevo capito che non mi sentiva. No, sento forte e chiaro. No, oggi non muto un tubo oggi. Final Fantasy, non il finale di coso. Di coso? Di coso? Di Mass Effect 2, ieri abbiamo finito col platino. Ha spoppato questo platinone alla fine. 1, 2, 3, vinta anche questa. Vediamo poi. Comunque per la scorsa settimana non abbiamo vinto, abbiamo visto in diretta i risultati, perché non avevo toccato il gioco con questo file, non ho toccato per tutta la settimana, quindi siamo qua. Va bene, allora, visto che dobbiamo allenarci un po' mentre facciamo lavori pesanti per il bene dell'umanità, facciamo anche un trial. Tanto mandiamo Crossing the Velognia. Stando aspettando che inizia cosa, ti fai... io non rifiuto mai una bella battaglia per scaldarsi, sai com'è? Una bella sfida.
Shin Megami Tensei. Grazie per la victory. C'era un annuncio importante di Leonardo. È il No TV, dice a Jack, non interessi i discorsi sui programmi della TV italiana. Poi ne parliamo sempre lo stesso in realtà, in un modo o nell'altro. Però a favore evitati, non sono gradite delle dirette. Ok, perfetto. Allora, ci siamo. Comunque, a proposito, invece oggi riprende la Champions League. Riprende la Champions League oggi. Quella è interessante, ragazzi. C'è una sola cosa che manca in questa Champions League per essere pazzesca: la mia squadra. Quella non c'è, ragazzi. Purtroppo non si è qualificata nelle prime 4 lo scorso anno. No, non si è qualificata in nessun ruolo in Europa, purtroppo, la mia squadra. Qual è la mia squadra? Scusami. Non è caso mai. No, perché con te cambi squadra. No, io tifo sempre la stessa squadra da quando sono piccolo, veramente. Non ho mai cambiato squadra. Fai cambio bandiera appena ma non ho mai cambiato bandiera in vita mia. Il tifo è unico, anche se io sono più sportivo che tifoso, quello lo dico sempre. Alla ribalta. Questo messaggio, visto che io fare il cuffo a Curio, lascio lì, o così si gode il messaggio di Tony sulla ribalta. Dopo aver successo un gruppo idol con le 9 amiche Rina, Kiyama, Shiroshi e Kira Momozono. Tony annuncia la mamma alla Scina, le sorelle e il fratello. Sì, chiamiamo cane e porci, sì, ma anch'io non leggo i nomi. Allora in poi ci sarà un gruppo idol capeggiato da Tony stesso e che Tony è il frontman di Oshino sta Ciao Kevin! Ciao Kevin! Ciao Kevin, stiamo cercando di sopravvivere ai nomi giapponesi scritti da Tony. È una fatica incredibile. Ieri Kevin, abbiamo finito Mass Effect 2 con platino, è proprio andata bene, è stata una grande festa ieri proprio. Lascio sempre lì la lettura di questi messaggi perché... No, li leggo così, ma non è che... Perché io devo dare i pugni a questa statua. È troppo veloce, sono troppo lunghi questi messaggi. Ma non è questione di lunghezza, è questione di nomi condensati, secondo me, perché è un messaggio lungo. Se è leggibile, è anche bello leggere un messaggio lungo. Ma prima di cosa, hai visto la puntata di Saturday Main Event? Ma allora Kevin, tu l'hai visto? Possiamo parlare in maniera spoiler? Allora se Kevin già l'ha visto e tu io chiedo lui perché non vogliamo fargli spoiler a lui, perché io l'ho visto su YouTube, l'avevo visto in diretta, tranne il main event che mi sono addormentato, guarda. Vabbè, ma non è per lo show. Ragazzi, 10 minuti di pubblicità fra un match e l'altro, poi a Faust. Io lo confesso, io mi sono messo le cose a VPN che mi fa saltare le cose, perché io sinceramente non mi aspetto 10 minuti di video che mi consuma tutti i giri dopo, quindi mi sono messo i cose per togliere gli annunci e va a fare. Ma tanto c'era comunque la pausa, il video non succedeva nulla per 5 minuti ogni volta, era lì la cosa. Siamo in pausa. Vabbè, ho capito. Comunque Kevin, se tu già l'hai visto, io e Jack ne parliamo, se no ci siamo zitti. Sì. Anche perché devo dire una cosa, io non esisto più, le mie braccia stanno incrociando, oh mio Dio, il simbolo di Chicago, 4 stelle, oh non ce la faccio più, look in my eye and tell me what you see, the cult of personality, boia Faust. Io volevo parlare di lui, davvero Kevin? Davvero Kevin? Non c'è rischio? Non c'è rischio di spoiler? No, non voglio farti spoiler, io Kevin piuttosto non ne parlo finché... Non voglio farti spoiler Kevin, davvero. Perché... E mi sono addormentato. No, prima aspetta, chiedo ancora un'altra conferma. Non voglio far spoiler perché. Chiediamo conferma prima che. Perché io non voglio veramente. L'hanno messo su YouTube in diretta, è una cosa bellissima. Io con te voglio parlare di quel famoso striscione che è spuntato sugli spalti. Ma questo non me lo sono visto. Non me lo sono visto lo striscione, onestamente. Non l'avevo visto. Allora, parla, penso che si sia. Qual era lo striscione? Dai, puoi dire. Quella là che se Punk perde. Facciamo. Vabbè, sì, è classico. Palesemente hanno copiato lo stesso cartellone utilizzato nel 2012 persino in ECW.
if Cena wins, we riot. Ma l'avevano fatto anche in Cena contro Punk nella Summer of Punk. L'avevano già fatto quel cartello. È roba vecchia. Cioè, nel senso, l'avevano già usato quando Punk era andato contro Cena. Pensa a te. Di nuovo. L'avevano già usato. In Cena wins, oggi stavo vedendo un video di Maxi Sossom 92 che parlava degli infortuni. E mi sono accorto di una cosa. Ora molti diranno che sono uno dei complottisti o cavolate varie, ma non è così. Come è possibile che ogni volta che un wrestler a cui ci hanno dato fiducia si infortuna, appena quello ritorna non gli danno nemmeno un titolo a schifo? Poi cosa sono fatto con Cody Rhodes? Si è infortunato, appena è tornato subito. Cody, no, Roman Reigns, scusami. Ogni volta che tornava Roman Reigns, può giocare. Era sempre con Dolph Ziggler. Ma Dolph Ziggler non hanno mai creduto in lui. Dolph Ziggler non ci credono proprio. In realtà gli avevano creduto quando lui ha fatto il famoso incasso con gli altri due. Però poi lui si è infortunato e quando è tornato non è mai più riuscito a vincere il titolo, ma nemmeno a pagare oro. Ma Dolph Ziggler secondo me non piaceva tanto Vince. Non era quel tipo di lottatore che cercava Vince. Secondo me, come ho scritto io poi nei commenti, io ho scritto la sigla. C'era qualcheduno dai partiti sopra che non voleva, quindi. La sigla di chiusura, Crapa Pelada del quartetto Cetra, si starebbe benissimo. Crapa Pelada la fai tu, David, amico, sei fra te, ci starebbe benissimo per un show di idol giapponesi. A me, io quella canzone lì l'ho vista in un'animazione del creatore di Gino il Pollo che aveva fatto vestire che era Berlusconi da Marinaretto e cantava quella canzone in una maniera proprio, una vocina che nemmeno se gliela Ma la grande domanda non è il che, ma il perché. Cioè il perché è una domanda essenziale. Perché? Vabbè, boia, c'è una zanzara. C'è la zanzara. Niente, non lo prendo. Ah, boia. Zanzara batte Jack 2 volte, mi ha fregato 2 volte di fila. Sta zanzara. Massimo, ho provato un'ora. Prova. Sei Chievo Verona Serie B. Il Chievo Verona in Serie B, accurato. Visto che sei salito alle squadre, ricordiamo il mitico Chievo. Grande Chievo, ragazzi, lo ricordiamo con molto affetto, ragazzi, perché il Chievo, a parte le mie carriere, comunque è una bellissima squadra. Sì, non è in Serie B, onestamente, il Chievo, ma vorremmo che lo fosse. Lo so, questo è un errore, perché il Chievo non è accurato in Serie B. Ma c'è in Serie B. No, non c'è sta. Vorrei, ma non posso, come la canzone, vorrei ma non posso, la canzone famosa di... Sì. Milita in Serie D, lo so, dovrei correggere, proprio poco cane. Ma chi ce l'ha il coraggio di scrivere? Chievo Verona Serie D? Ma mi sento male solo scriverlo. Oh, ciao Ice, vediamo un po'. Genesis Rhapsodos, Final Fantasy VII, a tema. Allora, stiamo preparando a fare il grande attacco, cioè, ovviamente il grande comandante, un grande uomo, immenso. Guardalo, immenso, pipino, debitico pipino, parello. Ok, tocca a lui. In Crimson It Began. Oh mamma mia, che nome potente. Grazie per esserti volontario, per esserti unito a noi volontariamente. Sarà una missione di riconoscimento. Mettiamo nanana. Ciao Simo! No, è andato via Pipino, vuoi far vedere Pipino, la leggenda, la leggenda, il grande generale, l'uomo che fa paura. C'ha una vocione. Ogni volta che sento quel nome maledetto. Ma quello è come il Signore degli Anelli, la citazione. Una curiosità, ma per caso qua sul Play Store qui dimmi. Che per caso c'hai Epic Mickey come videogioco? Perché nel caso dimmi come? Epic Mickey si chiama il gioco. Nel caso non c'è, è vero che non c'è Epic Mickey. Lo conosco. Non lo so. Ma non penso su PS4, PS5. Però cavolo, se ci sarebbe, a parte che vedere i Simpson
Cosa è sconvolgente? Vabbè, non è sconvolgente, è normale. Hanno preso tutto. Sì, c'è Epic Boia, 60 euro. Epic Mickey. Non... Epic Mickey 60 euro. Che cavolo devo dire? Che sei fatto? Dorato. Infatti, lo scorso anno. Boia, Faust. Incluso dove? Incluso niente, non ce l'ho nei giochi miei, non è possibile incluso. No, ma poi bello dice incluso. Dove? Incluso incluso nei 60 euro. Epic Mickey 2 per PS3 non è mai uscito. Che cavolo lo vedono che... Infatti non è PS3, è PS5. Ma miau, guarda, c'è il gattone, ragazzi, il gattone. Potete sapere che la mia gatta l'ho attirata, è diventata fan della TV quando le faccio vedere i video per gatti. Esiste una categoria di video chiamati video per gatti, non sto scherzando, esistono. Dite, ma li guardano? Sì, li guardano. Assolutamente, attira l'attenzione perché sono tipo, vedono animali che cacciano e cose varie, loro piace. Il problema è che diventano dipendenti dalla TV. Come stai, Simo? Come va con... hai detto che sei in pausa da Red Dead oggi. Sti tossici. Mi spiace che non posso più fare sigle per voi, ragazzi, non posso più per ora, che hanno questa regola che i termini di servizio dal 29 ottobre, non posso più portarvi nuove sigle perché... Ma non solo quello, c'è che magari che... E non solo sigle. Ad esempio a molti di noi adesso ci stanno imponendo di utilizzare lo speed per poter usufruire di internet, cioè ti rendi di internet? Ma hai sentito sta cosa? Sì, diciamo ci sono determinati siti, ma anche i siti normali che per entrare... non entro mai su quei siti lì, onestamente, lo so. Che per entrare dice devi utilizzare lo speed perché hanno paura che i ragazzini ma grazie alla fama! Grazie alla fama! Ma non ci sono altri modi per monitorare internet, con tutti i modi che ci sono devi proprio usare quel metodo lì, cioè ci sono tanti modi per monitorare internet, per fare una restrizione parentale, ma proprio lo speed poi a Faust. Io lo speed non ce l'ho. Io manco mi ricordo, quindi. Ma io non ce l'ho lo speed, non lo uso, cosa me ne faccio? Bestemmi un po', ok, sì, tanto per il gioco che sto facendo adesso. Che gioco è? Cosa fai in una giornata? Wow, un gioco da una giornata sola? Bene. Bello com'è che ha scritto bestemmi un po'. Secondo me l'ha fatto apposta per evitare... Ma YouTube, sta parola, non so neanche cos'è. Non mi dà fastidio. Un apri all'S. È una sfida di diciamo. Quanto tempo che non faccio un apri all'S? Ogni sacrosanta volta che faccio un Terminator Salvation. Urca! Sì, se non mi sbaglio uno sparatutto prima persona ambientato nell'universo di Sì. È più che altro il film che non era granché il film. Io adoro Terminator come saga, ma Salvation non era. Ma poi prima di questo ne era uscito un altro per PC, dove praticamente era tutto in terza persona e potevi guidare una specie di Warthog di arma. Ah già, qui bisogna fermare le sfere che vanno verso il nemico, altrimenti lo potenziano. Dobbiamo distruggere tutto. Search and destroy. Ma mi hanno ucciso! Mi è arrivata una combinazione di sfere esplosive poi a Faust. Questa in terza persona, non l'avevo vista sfuggire la sfera. Che cacchio. Ma poi anch'io non è che ho un'incredibile corazza, sono indietrisimo. Quasi in terza persona. Però poi lo faranno il film Terminator Old Age, ovvero ci sarà il Terminator col bastone. Sovvece. Perché fare un guerriero perfetto giovane di 30 anni, 20-30 anni? Facciamone uno di 70 anni, sembra giusto. Zombie. Certo. Io che mi racconti dove stiamo? Ciao, siamo nella follia. Oggi a parte montare qualche short per il canale ho iniziato a preparare un altro video. Ma tu sei sempre sui video, sei professionale, io sono certo, la vita, io. Certo, finché non torno a lavorare a me non mi distrago molto. Vabbè, c'hai ragione, ma c'hai 100% ragione, no? Il punto è che dicevo che il Terminator con il catetere è bello. Simo, sì. Questa te la devo è bella questa. Questa è anche vera, perché se lo vedo, però poi
ma così abbiamo ancora Svarzi. Sì, avete Svarzi, ma poi a Faust Svarzi c'ha i suoi anni, A parte gli scherzi che cosa che Schwarzenegger, ma noi alla miseria pare che c'aveva un fisico da bodybuilder. Ma c'ha un fisico tremendamente buono. 40 anni. Ma non lo dubbi. Iconico, non ci fosse domani. Ma non lo dubbi, ragazzi. Non giudico infatti in negativo. Secondo me l'avrebbero dovuto mandare quando era possibile in fight contro Triple H. È l'idea che ultimamente devi rimettere quelli originali. Faccio l'esempio. Un film recentissimo di Halloween con Jamie Lee Curtis e fai ancora fare quella che deve salvarsi dal nemico. Ho capito, c'è una rivalità. Quando stai parlando, Simo, di quale gioco c'è la WWE stai parlando? Non è, stavolta non è Legends of WrestleMania almeno, perché quello ha finito. No, davvero. No, non è quello. O il SmackDown o qualche SmackDown vs Raw o uno dei WWE. Ah, SmackDown vs Raw, nel 2010, no, nel 2010, C'è Tony che è esperto di quei giochi, Tony sa tutto su quei giochi lì. Simo, fatti quello del 2010 e consiglio d'amico, fatti la rotta WrestleMania del personaggio delle altre. Ti piscerai sotto dalle risate con tutti i casini che succedono. C'è un WrestleMania, lasciamo perdere, 38 avversari sulla ripresa, 38 neanche 30, 38, che rottura. Allora io spero che nessuno, adesso c'è sempre da pregare ragazzi, che nessuno usi la limit break, perché se usano la limit break sono cavolacci veramente, perché non devo usarla, devo usarla, bisogna usare la Slumber Nuggets, dai, che era quella lì che più tizi. Guarda, questa qui è la fase del buco nero, veramente mi esce sta sfida. Al potere sopra il tempo, sì. Che fra qualche minuto accendo la luce, altrimenti sembro tutto scuro. Sono il Dark Knight, cavaliere oscuro. Poi. A questo momento sarebbe bello se spunta, non lo so, qualcuno. Ma io sto facendo così, anche perché c'è una zanzara che devo beccare, ragazzi. Scusa, se accendi la luce non sarebbe meglio per vedere la zanzara invece di restare con la luce spenta? No, la luce no, non viene più vicino allo schermo, io viene vicino allo schermo così la spara flash, vedo con la luce dello schermo. Sì, ma ti esplode lo schermo, genio. Non va sullo schermo, mi gira attorno, non è un girano attorno. Non ho mai dato una sperla allo schermo. No, ma al muro sì. Ma il muro, appunto, il muro delle Chop, è un caro amico del figlio Chop. Sì, è un po' come... Metteranno vita e io non sono più che sicuro. Ti ciopperanno così tanto. Mamma mia, è un po' come essere amici di John Moxley. Cioè dici, sai che facciamo stasera? Andiamo fuori? No, gara di chop! Con Moxley? Sì, Simo, assolutamente sì, puoi venire con noi, certamente Simo. Sì, certo. Non devi neanche chiedere, lo sai. Oggi è giornata rilassante, ieri mi sono buttato su Discord perché c'era il finale Mass Effect 2, ma oggi, anche perché sentivo Caterina, diceva parole non tanto belle, direi. Sei gentilissimo, ma tranquillo, sei benvenuto. Ciao Simo! Allora, buonasera. Arro. Allora, l'unica cosa che posso dire è che odio di alcuni giochi datati è che se crepi devi fare tutto il segmento senza checkpoint. Boia, è vero. La mia, mi ricordo GTA San Andreas. Tutto il segmento. L'ho provato a sta cosa con Inferno, con un gioco che sto portando adesso sul canale. Maledetto, avevo fatto tutto, era arrivato alla fine, ma ha fatto fuori uno, ho dovuto ricominciare la missione da capo. E in quel momento io lo dico sempre, in quei momenti lì ci vorrebbe quello là di Simpson, sai, il nemico di Bart che fa no, lì credo che mi trovi poi sui telegiornali. No, io in quel momento ecco la zanzara, il giratore per stringere il collo, strozzarlo. E mi sa che c'ho pure, cioè nel gameplay che uscirà in questi giorni, c'è pure si vede proprio io che vengo ucciso alla fine,
Vieni ucciso. Per il momento ne dico una che penso che YouTube mi segnalerà sto video, ma a me ne frega altamente. Dirà, porca pupazza! No, peggio, posso peggio. immaginare. Peggio. Ma quando ci si arrabbia, ci si arrabbia. A proposito di Simpson, poi un giorno, se avrò modo, voglio fare la mattata di prendere tutte le edizioni dei giochi solo perché mi ricordavo che ci fosse la peculiarità che cambiava la Allora, se non ricordo male... Un attimo che siamo in scena, ragazzi, vi chiedo scusa un attimo. C'è Pipino, vedete la gloria di grande Pipino. Infatti io vado a cercare sta zanzara, mi tolgo un attimo la webcam. Torno subito, durante la scena. ラールガーズリーチの方角に煙が。ダメだ。リンクパール通信も繋がらない。まさか解放軍の拠点が帝国軍の攻撃を受けているってこと？不測の事態が発生したと見て間違いなさそうだな。ひとまず作戦は中止。このままラールガーズリーチに向かい現状の確認に努めよう。 Colpita e affondata la zanzara. Fatto? Addio, stronzo. Ah, poi era lì sul muro, lo dicevo io. Mignotta. No, beh, non parolacce no, però abbastanza. Però veramente una roba. Ah, ma sai che poi di notte. Dove cavolo l'hai ammazzata? Sul muro? No, con la scopa, Bam! così in alto. Ah, ho fatto attack! L'ho colpita. Attack! Schiacciata. Avrà una ghiaccia rossa grande così. Grande quanto una moneta da 10 centesimi. Sì. Comunque qua siamo in una scena dove state pensando, ma questa cosa dovrebbe succedere alla fine dell'espansione, non all'inizio. Stiamo andando a la battaglia decisiva per la liberazione della città. Ma come mai ce l'abbiamo all'inizio? C'è un piccolo indizio. Perché la facciamo subito e non dopo. La grande liberazione. Comunque, per come è descritto la scopa, sembrava il bastone di tuono di Ash Williams. Sì. Pensavo riferissi alla palla da pallavolo di qualche anime anni 80. Ah, che schiacciavi. Quello sinceramente non l'ho mai vissuto pieno come anime. Ma guarda, Credo meglio, di aver visto 2 o 3 puntate in tutta la mia vita. Meglio. Non è proprio lo Spokon che mi fa esaltare. Oltre che poi mi sono ricordato della prima puntata che lei e il fratellino vengono legati e rinchiusi nello sgabuzzino. C'entra proprio molto, infatti, sta cosa con lo sport, proprio sensissimo. Non so perché quando c'è che ha appena detto gli anime quelli là cioè gli anime dei primi degli anni 2000. No, io parlo anni 80. Cioè ha detto questo qui. Non so perché mi è venuto in mente la canzone di Hunter x Hunter in italiano. Beh, era bella. Grande sigla in italiano. Io poi c'è stato un periodo, John, mi mettevo sta canzone in sottofondo quando ero in palestra. Se ne è arrivato Zenos, ci stanno. È arrivato Saruman a livello 1000. Sì, è sempre lo stesso bel tipo che dicevi, sembra un cavaliere dello zodiaco, perché c'ha quei capelli lunghi, biondi, è lui, solo che quando c'ha la maschera fa paura. Con la maschera non deludermi ragazza, ti ucciderò. Sembra più un imperiale di... È un imperiale, è proprio un imperiale. Anzi di Warhammer, non sbagliamo perché sennò parli... Stavi dicendo Warframe, vero? Stavo dicendo World of Warcraft. Ah, no, ok, sono cose diverse. Parlando dei cavalieri, il mio è uno stronzo patentato, il mio segno. Cancer? No, Capricorn. Bastardo. Quello proprio. Curiosissimo quello lì. Ma però come segno in sé non è così brutto, ragazzi. Cioè io sono leone, sono rappresentato bene in quella serie. Oh, io adoro. No, non è rappresentato cosa. È l'unico che ha l'Excalibur nascosta nella mano, maledetta la miseria, a quel povero Sirio. Lo fa quasi a fette.
quello per letteralmente devo utilizzare Era un normalissimo allenamento fra amici, no? Vabbè dai, se devo fare conto degli sfigati, Sirio e poi Aldebaran del Toro. Aldebaran del Toro, esatto. Che poi veramente ha senso Aldebaran, perché Aldebaran è una stella del Toro, della costellazione del Toro. Ha senso. No, ma il bello è come poi gli taglia quel corno, cioè si vede quel corno che letteralmente si sfonda e gli cade vicino. Lui tutto posto, bro. No, ma quello che veramente mi ha dato. Posso dire che quello che mi ha dato il più fastidio è stato quello del mio segno zodiacale. Che è? E dei pesci, cosa, non mi ricordo il nome. Ma è forte, è figo quello, quel personaggio. Sì, ma è una rottura di cose. C'ha tutto quella momento come per dire voi non riuscirete mai, cose. Cioè, cavolo. Che poi per un maschio Afrodite va bene. Vabbè, non era neanche il suo nome vero, Ma io dico, ma ce li hai davanti, mannaggia la miseria. Usa la tua mossa finale, li fai fuori. Vedi che gusto c'è, scusa. No, tranquillamente. No, vai, Pegasus. Penso si abbinerebbe bene con della musica francese. Mi fa fare tutta la scalinata con quello che dopo 5 secondi crolla. Ragazzi, comunque non volevo dire, veramente parlavamo, ridevamo, scherzavamo. Hanno accoppato Ishtora, che è uno dei nostri personaggi più importanti, l'ha proprio affettata. È finita malissimo. Ciao Samu! Samu, ho sentito funk! Ho sentito il funk, Samu, come bellissima la musica. Bella, mi dava carica, hai ragione. Ma aveva fatto conoscere Alex questo tipo di musica, ma bella il tuo. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è che poi letteralmente si fa fare fuori, tra virgolette. Sì, alla fine è come se si facesse far fuori. Come cavolo era che si chiamava? Sì. Da Andromeda. Sì, dal personaggio non dico il più scemo. No, non lo è, ma no, è fortissimo. Ma quello più col cuore più dolce. Sì, perché mi lo aspettavo, vabbè, che ti arriva uno come le persone col cuore dolce sono quelle che poi ti spezzano la schiena, quello è bello. Sono tanto santi e dolci, ma poi me l'hanno ammazzato nella casa prima col coso, con Virgo, che gli ha tolto tutti i cosi. Ragazzi, un attimo, abbiamo perso. Pensavamo stiamo facendo bene. È arrivato Xenos, spazzati via tutti, siamo andati KO. Un disastro. È il momento triste che inizia l'espansione. Pensiamo, dai, andiamo là, liberiamoli tutti. Bam bam bam, caduti tutti. Vediamo un po' com'è la top che ha messo Leonardo. Devo togliere i tipi della notte. E Jack, Leone, Max, l'intrattenitore, che mi viene per ore. Ecco qua. Oggi sono settimo, posso dirlo perché sono in vocale. Sì, ma devo anche togliere. No, aspetta, sali di più perché devo togliere Jack Leone che era in classifica. E i tipi della notte. Cioè, tu sei. Momento. Oh boia, sei quarto, altro che settimo, sì. Vabbè, è canonico nella vita di ogni juventino da qualche stagione a sta parte finire quarti. Mi viene da ridere, ma non dovrei ridere di sta cosa perché non fa ridere. Io nemmeno compaio, sono stato. Non scrivi! Cioè, tu parli. Jack, mi prendo per il culo da solo, quindi almeno. Ma no, c'è l'ironia. Ma ci sono juventini che amano l'ironia, meno male, perché non dico che avevo io, non ti potevi dire nulla, ma noi siamo i più forti, noi siamo più forti. Sta zitto. Passato, quando c'era Agnelli. Quei tempi lì, sì. Poi c'è Elkan che. A me, io giuro, so fatto che Elkan si è comprato la livello della Ferrari non mi dà fastidio. Perché praticamente si è comprato un team che sta rovinando, quello di Formula 1 e una squadra di scappati di casa lì che già è tanto che non l'hanno chiusi a quinta mandata in già le carceri, quanti soldi si sono spesi davanti agli arbitri. Ma non ci credo sta cosa degli arbitri. Sì, no, non ci sono prove video che si vedono i giocatori che inciampando fanno cadere in una banconota da 50 non credo proprio che ci siano prove video del genere. Non penso proprio che sia successa una cosa del genere.
Una cosa è certa, poi Elkan, giocatori, tutto lo staff, qualsiasi momento, qualsiasi cosa stiano facendo in questo momento, fine mese, portafoglio, ce l'hanno tutti. A me cosa succede? Io posso rimanere solamente a fare i meme ogni tanto. Jack, io non so se tu l'hai visto, ma era sputato San Francesco d'Assisi qua come nel gioco. Come San Francesco d'Assisi? Ti giuro, c'è un personaggio che praticamente ha la cosa di San Francesco d'Assisi. Cioè? La parte dei capelli centrale. Fa vedere. Non posso. Oh mio Dio, non posso mettere la pausa, Samu, un attimo. Me lo salvo qua. Posso vedere il video senza l'audio. Gira. Ah, questi sono tipo i video di TikTok, sono quegli edit pazzeschi. Io TikTok lo uso solo per gli edit. No, non è edit, era qui sulla come si chiama? Ce l'ho con Samu. Dai messaggi qua dei... Ce l'ho con Samu! E Samu che fa... Leo, vabbè, non diciamo sta cosa in giro che poi... Ma Juventus onestamente quest'anno potrebbe essere meglio. A me non è che mi fa impazzire quest'anno Juventus, però non è neanche uno delle peggiori. Cioè. Però che ti hai detto è giusto, con tutti i soldi che si sono spesi per pensare che Cristiano Ronaldo si potevano comprare... Non l'ho detta io sta cosa, è un analista che l'ha detta. Io... Potevano comprare tranquillamente una kebabberia. O una pizzeria. Una pizzeria, lo mangiavano bene. Com'era la pizzeria Grande Piramide d'Egitto? Grande Piramide d'Egitto. Ma poi chi era che aveva fatto sta cosa da qui da Grande Piramide d'Egitto? Non lo so, però manca a me esce ogni tanto Grande Piramide d'Egitto. No, io ce l'ho, c'è un amico mio qua che fa l'editazione da Ok, poi sto parlando poco perché sono in campagna con tutti questi nemici. Che dire, non in campagna nel senso che stanno in giro, in campagna. Tutto rispetto, ma certo, il rispetto è fondamentale. Quest'anno sì, ce l'ha. Ma anche gli anni passati, purtroppo è mancato giusto per tutto il rispetto per gli amici e amiche napoletane che usano il termine. La cazzimma. Max, hai preso in edicola la storia dei 20 scudetti dell'Inter, 19 uscite bensì. No, perché poi ci sarà anche la storia, quella volta che l'Inter vinse uno scudetto contro la primavera del Milan. Cioè con la primavera Porcelli. Bravo, bella presa per il chiurro, bravo. Sei proprio un amico proprio. Io? Ma perché? La verità, ragazzi, qui a Vercelli ce l'hanno tutti con l'Inter questa cosa. Sì, certo, perché perché i loro juventini, no, cazzo, sono cattati 5 scudetti. Ma questa è più antica, questa è più antica questa cosa, questa era degli anni 20, anzi prima ancora. Solo noi stiamo sendo vabbè, ho capito, però ripeto, ok, sono altre epoche, altri presidenti, ma cavolo, sai che gli altri non possono raggiungere la città perché ai tempi si pigliava il treno, non so neanche se si pigliava il treno, se era in bicicletta, non lo so, ragazzi. Avevate i cavalli. Avevamo i cavalli, esatto. Avevamo il Landò che abbiamo beccato non rompessero il cavallo. Stai discriminando gli umili guidatori di Landò? Stai facendo questo? No, poverino. No. Elio? No. Io sto dicendo, loro avevano i cavalli, invece di lamentarsi a dire, ma noi non possiamo venire nelle altre città a giocare. Vi comprate almeno 5-6 cavalli, si salite sopra e raggiungete la città e non rompiamo le fave ogni volta. Ma c'hanno... No, comunque... Ma io ai tempi avevo comprato una cassetta ai tempi che era U25, me l'ho fatto il DVD forse, U25, ma era lo 25esimo scudetto della Juve. Dite, ma Jack non sei U29, collezione ragazzi, perché no? U25 era un bel video, vedevi un bel periodo di calcio. Grazie, vediamo i sound. I'm better than you and you know which abbiamo era bello per comprarti i DVD della cosa, i DVD del wrestling invece di fare questo. Vabbè, li avevo anche quelli. Erano inutili perché compravo i pay per view ai tempi. Io penso di avere il. Aspetta lì, sono tutti male qua nel gioco, sono tutti mezzi morti. Dico, dovrei avere un documentario
Eddie Guerrero, quello che è stato doppiato da Maurizio Merluzzo, però a voce originale. Insomma. Poi c'è una non Forgiven 2002, se non mi sbaglio. Un DVD Attenzione, con i ripeto ancora una volta, c'è una scena importantissima. È arrivato Zenos. Siamo messi malissimo. È arrivato adesso Sì, Hades. Lui vedi, c'ha i capelli biondi, veloce. L'armatura ultra potente, un martellone. Non è anche un martello, non so che cavolo di arma, è una mitragliatrice Gatling Gun. Noi non ce l'abbiamo una Gatling Gun, dannazione. Le spade. Una mitragliatrice per le spade. Io c'ho la lanza, c'ho la lanciona e non è una lancia delta, è una lancia. E qua sai chi dovresti chiamare, Jack? Ghostbusters! Oh, No, Alucard Dancing Ultimate. Ah, mamma mia, ma con quelle squadre abbiamo già vinto. Minchia, Non ce n'è più poi- nessuno. Oh, dai, siamo già al boss finale e siamo appena all'inizio dell'espansione, che è qualcosa che non quadra. Se lo sconfiggiamo ora, finiremo questo, C'è sì. Battiamo il boss qualcosa che finale, non c'è. dai. Battiamolo il boss finale, ma certo. Finirà tutto bene. Hashtag andrà tutto bene. Visto Samu, boia. Ma già L'ultima volta non è finita bene con quell'altro. Vabbè, ma è ovvio che non può andare bene qua. Ha già L'ultima spazzato via tutti i volta- nostri compagni, noi siamo mezzi andati, ma io resisterò finché posso. Dico, ci l'ultima sono... volta quando abbiamo detto sta andando tutto bene, siamo dovuti stare almeno Esatto, stavo pensando alla 6 stessa mesi cosa. più in casa. Hashtag andando tutto bene. Infatti non sta andando tutto bene, ci sta menando, è più forte, è livello 70 lui. Siamo a livello 63, ma tanto siamo come se fossero 61. Ci riproveremo quando andremo al livello di illuminazione. 69. Poi io sono mezzo andato. Perché, Jack? Perché sei battuto? Perché porta bene. Lì Pesci. ricordati, la malizia è solamente chi la pensa. Pesci, Ma pesci. se l'ha appena detto. Qual è porca il di quella simbolo? Qual è il miseria. simbolo? Qual è il simbolo dei pesci, scusami? Il simbolo dei pesci. Se non mi sbaglio dovrebbe essere... Allora, se tu parli del segno zodiacale dovrebbe essere quello in due palle con la coda che sta formando lungo gli anni. 6 e 9, esatto. È il simbolo dei pesci. Così è. Samu, poi so io il pervertito. Ma è la verità, ma scusami. Cioè, guarda, il simbolo è proprio il significato, è un po' come lo yin e lo yang, cioè, l'integrazione. Non sto scherzando. Per fortuna che sono ascendente leone. Anch'io. No, io sono leone. Vi faccio un sacro leo a tutte e due, che porca miseria. Vi faccio venire i capelli bianchi. Ok. Come è andata Samu come sta andando questa settimana, Samu? Vi stanno caricando in vista delle mega pause con la scuola? Perché ci avete avuto o avete fatto pausa per tutti questi giorni? Perché c'era il primo, che è festa. Cioè, non lo so quanta pausa avete fatto onestamente con la scuola. Alex so che è impegnato, Alex che è ripreso con il post superiori, poco cane, è impegnatissimo. Io per fortuna ho già dato, quindi non ho più queste preoccupazioni. Siamo in due. No, la scuola, per me l'intera vita è una scuola, non ci prenderebbe. Dove ti può mandare a una scuola? In che senso l'intera tua vita è una scuola? No, ragazzi, sto facendo una resistenza eroica, Cioè, sono qua. Mi è dovuta partire la scena perché io non volevo cedere. Oh, sei Asteroids, gran gioco Asteroids. E punti onore, ragazzi, vanno sempre più su, verso nuove vette. Asteroids lo conosci, Andy? Storico gioco arcade. Eccoci qua. Vediamo un po' cosa sono io. Vediamo tu. Sei Mundus e dici, ma io Devil May Cry non ho ancora giocato, vero? Avevi detto l'altra volta. Mundus. Purtroppo sono fermo veramente a pochissime robe. È Mundus del primo Devil May Cry, è leggendario. Vediamo l'io. E non dico che ruolo ha, però è interessante anche il design. Non me lo mossa perché... Wario! vabbè, ragazzi, c'ho la barba. Un po' di mancetta ce l'ho, quindi il problema Sì. non ce ne so.
Basta Sai, che ti mancano i baffoni stile Mario Malvagio, il baffone contrario. Cioè, che ce li ho. Devo solamente sistemarmeli un poco, ma ce li ho belli forti, quindi. Quindi, ok, sei il cosplayer italiano di Wario. Quindi sei uno anche dei cattivi del trio Drom. Ricordiamo che viene dal giapponese Warui, che vuol dire falso, e quindi in pratica era il falso Mario, era Warui, Mario Warui, cioè vuol dire Warui Mario, sarebbe il suo nome. Dico, al massimo potrei essere il dottor Eggman. Melma Boss, era proprio era il capoccia, il mondo c'era proprio il capoccione, sì, era anche aveva quella roba. Sì, beh, come faccio vedere. La Melma era un po' scarsetto, la Melma. No, Andy, aspetta, se stiamo parlando di Devil May Cry 1. Devil May Cry 1 no, lui era il coso. Era il tizio che era vestito da coso. Non era un tizio, era una creatura sovrannaturale, però ho capito che intendi tizio perché c'è anche DMC che è quella roba. No, a parte quello, io sto dicendo in Devil May Cry 1 lui aveva il costume da giullare. Difatti c'è un mondo in cui cosa per poco non gli spara flash un colpo in mezzo alle corna con una delle sue. E questo qua è fighissimo. Veramente. Ci sono anche i fumetti di Devil May Cry. Che bello! Sì, ma io dico, ma il bello è quando diventa quella specie di Zeus statua. È una sorta di Zeus, sì. È fighissimo. Boia se bello. E penso che il mio orgoglio abbia bussato. Mamma mia. Abbiamo perso miseramente, distrutti, umiliati. Siamo stati sconfitti dal nemico. Niente liberazione. Siamo venuti qua per liberare questo, abbiamo sempre vinto e stavolta abbiamo perso brutalmente, tutti morti. Ragazzi, è bello. È bellissimo sto gioco, ma veramente. Cioè, la disperazione che tu sei arrivato dall'essere un grande eroe, aver salvato un'altra città dai draghi contro un normale uomo, abbiamo perso. C'era uno più forte di noi. Adesso dobbiamo salvare la vita a Istola, che sta morendo. Insomma, la partenza è ottima di Stormblood, perché questa è la seconda espansione del gioco. Ripeto, è territorio gratuito per chi si gioca la free trial, nome che ormai non avrebbe senso, è gratis. La seconda espansione, Stormblood, è inclusa, 100% inclusa. Però niente. Cioè, ripeto, è una roba che uno può giocare gratuitamente. Cioè, fino a questo punto qua del gioco, vi dirò quando poi non sarà più roba gratis. Ma questo è gratis. Tutta l'intera espansione e anche quello che succede dopo l'espansione. È tutto gratis. Chiunque può giocarlo, senza pagare un solo soldo. Tutti questi messaggi che mi stanno arrivando in tutto questo momento. Che cavolo è? Le fidanzate. Sì, certo. È un po' come la canzone Mambo Number 5, un po' di Monica, un po' di Erika, insomma un giorno per questo, un giorno per l'altro, magari la mattina c'è questo, la mattina c'è l'altro. Per favore. E alla fine facciamo una cosa, le devi mantenere tutte te. Te pareva. Io si fidanza, dico va bene, non sono geloso, ma mantieni, paga. E tu dici, io pago. Metto la versione di Totò. Mi è arrivato Zeb 89 che fa cosa? Che fa il verso Vabbè, ma non è di Zeb sta cosa, ragazzi, è di Totò. È di Boldi, non è una roba sua. Io pago. Io è bello che lo sto sentendo di sottofondo dall'audio di Jack. Ma è emozionante, però porco cane, che tragedia. Cioè, poteva andare bene, no, è andata male. Sono tutti feriti, sì. Moriranno tutti. È terribile, ragazzi. Andiamo a occuparci dei feriti, cavolo. Cioè, non doveva finire così male, ma è normale. Cioè, io ho fatto una resistenza. Secondo me il gioco concepiva che io collassavo prima, ma io ho resistito perché poi quando invece le belle cose è che quando invece devi vincere muoio, cioè quando devi vincere per la trama che se non vinci non vai avanti, muoio. È il contrario di quello che deve succedere.
Abbiamo perso la battaglia più importante, guarda, è per trama, Abbiamo perso contro il capoccione, il nemico principale, e ci ha dato una lezione di vita. Ha detto you can see me, e poi ha detto Five Knuckle Shuffle e Attitude Adjustment. A proposito, tu non so se l'hai visto, Sì, Check, letto. ma sai che adesso c'è il torneo? Sì, l'aveva annunciato a Main Event. Sì. Per me vince Jericho. Allora, io non è per male, ma io personalmente non la trovo una cosa tanto sensata. Non ha senso, ragazzi, non ha senso un cavolo. Ma non perché cosa, ma perché personalmente io mi sarei aspettato un'ultima feud per John Cena. Anch'io, vabbè, ma sicuramente sarà spoilerissimo quando vedremo uno che viene da fuori, tipo Jericho, che non è sotto contratto, che compartecipa. Non lo so, no, ma non penso. Ma è Jericho, lo dico da mesi. Io di più mi sarebbe piaciuto vedergli una faida con coso, una faida con Theory. Austin Theory no, per me no. Austin Theory. No, non ce lo vedo Austin Theory per finire con la Cena. O al massimo un'altra che mi viene in mente sarebbe contro Logan Paul. Logan Paul si sono già affrontati, mi sa, sì, ne Logan Paul. Lo facciamo di nuovo. Che adesso forse ancora non si sa, non so se tu hai visto, forse che Logan Paul ha preso il posto di Seth Rollins. È un avversario temporaneo. La vera minaccia sarà Bron Breakker per me. È che ho paura quest'anno che faranno WrestleMania. No, WrestleMania fanno Bron Breakker contro CM Punk, sicuro. Alla fine si dimostra invece che cosa, che Paul Heyman è il vero cattivo di tutto. Ma Paul Heyman è il vero cattivo di tutto. Avevo chiesto il cecchino! Tu te lo immagini se Paul Heyman di tutta sta cosa gli terra tutta assediata e fa questo show è una merda, lo sapete perché? Perché l'ho pagato io, e si viene a scoprire che tutta era una cosa di Paul Heyman per vendicarsi della ICW. Ma ormai sono anni che è sempre stato anche molto fedele, perché tra l'altro lui è stato anche il booker di SmackDown, sono tante cose. Ma l'ICW è morta, non c'è più nulla, non c'è anche più. No, hai fatto bene come Tino. No, ha fatto bene, c'è loro no, facevo così per Lio, no, tranquillo. Dicevo, ma no, non c'è nulla dell'ICW, ma è proprio morto, stravolta. Una cosa che secondo me lo sai dove che loro hanno sbagliato? Il fatto il più grande errore è stato quello di usare musiche sotto copyright senza pagarle. Quella è stata la fine, perché poi tu avevi da pagare gli autori e non potevi. Dico, a parte quello, secondo me un altro errore che loro hanno fatto è stato quello di proporre quel cavolo di match con Eric Kulas, quello contro ciao Matteo! Avevo per te come Tino. Non so se te lo ricordi. No, assolutamente no. Ma non è un match che ti fa fallire una federazione, comunque non è un match. Il fatto che c'erano degli standard, c'erano lottatori che arrivavano ubriachi agli show, non va bene, no? C'era gente che a volte era sobria. Perché ragazzo aveva quasi 17 anni. Vabbè, quello sono cose. Ma c'era di altro, comunque sul fatto che ormai pigliano tutti quei soldi da Vince, che si è scoperto dopo che era finanziata da Vince McMahon, quella federazione. A un certo punto lui avrà chiesto indietro tutto ciò che ha dato, ha detto adesso chiudete e ci date i giochi di lotta. Vince Liverpool Real è bella, potrebbe spuntarla al Liverpool, non mi sorprenderebbe, anche se Liverpool non è più quello dello scorso anno, ma dico la ECW. Simo, tu che dici? Simo? Di Liverpool Real Madrid. Chi cosa, dove, quando, perché? Di che? Stasera c'è Liverpool Real Madrid, tuo pronostico? Dico gol dell'ex, però poi sconfitta 2-1. Ma si può sapere perché c'è il personaggio di Team Fortress 2 con la banana di Fortnite in la banana di Fortnite? Dov'è la banana di Fortnite sto gioco? Sul logo di... Era la decorazione dell'avatar, dice. Ma porco vacca. La decorazione? C'è una banana? Sì, c'è sta facendo il meme di Homer che
si rifugia dentro... Si rifugia dentro Fortnite per queste cose. dentro l'erba. Divide and Conquer. Vabbè, però la nostra Wakame, ragazzi, c'ha una benda sull'occhio, ma ci vede benissimo. Ci vede benissimo. Dottor Simo, buonasera, dice come tiro. Come dire, ma invece La grande domanda, Stefano, quando sei andato a fare, che ti sei assentato? Sei andato a preparare il vino, a distillare, non so, cosa hai andato a fare? È andato a funghi, è andato a funghi. Quelli di Super Mi Mario. un po' di vino, mi servirebbero per le polpette, grazie. Sì. Buone, le polpette affogate nel vino, buone. Perché occhio che ogni volta che chiedi un vino come tiro ti offre la scelta più popolana del mondo. Allora, non so se in qualche altra live l'ho detto, ma qui da me, soprattutto nel periodo di dicembre, sembrava il Papa. Kojima non è il Papa, è sopra il Papa, è sopra, è quello da venerare. Kojima è proprio quello che va venerato, cioè va venerato. Ma perché, Kojima, perché coso come si chiama? Maurizio Merluzzo, che era Brillo, si mette a fare i discorsi era Brillo? alla Benny e fa cosplayer di terra di mare. Non so, ma io Luca lo ignoro perché è stato troppo lontano per me. Io non mi faccio coinvolgere da Luca. Non è che mi spiace Luca, ci mancherebbe altro, però. Bellissimo. Ma scusa, come dire, che c'hai la foresta vicino a casa? Mio padre su una ceppaia, e mentre mia madre era a caccia di funghi. Vabbè, c'era veramente la caccia di funghi, aveva ragione. Io ci hai preso che era a caccia di funghi. No, ma io vorrei capire, ma Papa che Ilio il quinto. Una cosa. Meglio che non parliamo del Papa che ho visto oggi nella cosa fatta con l'IA, col Papa che fa la... Ancora sta IA? Non avevano rimosso le cose della IA che faceva queste cose? Ah boia. No, a sto momento no. Cioè, ancora no. Cioè, però il Papa che faceva il coso, come si chiama? La headbutt dalla terza corda. Mamma mia, potentissimo. Aveva Questo la barba, Papa o quello però. prima? Dipende quale. Ma non lo so, mi sembra questo qui, però c'aveva la barba. Cioè, la barba? Ma che cacchio? Il Papa con la barba non l'avevo mai visto. Io, quanti secoli è che non avevi più un Papa con la barba? Poi è Faust. Poi è Z-Buyer, è interessante, beh. Ma certo, certamente, Leonardo. Guarda, ti dico che stasera c'è l'interessante, fai googlare un attimo. Juventus Sporting, perché questa è la volta buona che forse lo Sporting si dà da fare. Scusami, la Juventus si dà da fare, scusate. Questa è la volta buona. E Napoli-Francoforte, quella... Non avrà problemi in Napoli stavolta. Jack, c'è un gioco manageriale sul Vaticano. Sì, ma... Allora, ce n'è uno, ma... quello fa male, cioè fa male molto. C'è una cosa, c'era Crusader Kings, che potevi gestire lo Stato Vaticano, però non era la stessa cosa di farlo da membro dello Sacro Romano Impero. No, ce n'è un altro Jack fatto con Flash, se non mi sbaglio, una cosa simile. Che Flash Game, no? Flash. Diciamo tocca determinati argomenti che non si possono dire, però c'è di mezzo il Vaticano. Che c'è la gatta. Aspetta un attimino, cosa gatta? Ah, ma da te, perché da me non c'è. No, perché c'è la mia gatta che praticamente finisce. Comunque, ragazzi, questo è stato il crollo. Abbiamo perso la guerra contro l'impero, l'abbiamo persa brutalmente. Però riprenderemo, inizieremo a rifarci. Conrad è disperato. Ho perso ogni fibra del mio essere. La nostra terra, la nostra libertà, i nostri ragazzi. L'impero ha vinto. Mecha Max è stato attivato. Circuiti. Ma il fatto te l'ha chiesto quasi un'oretta fa, non quasi. Quindi sto Mecha Max si deve aggiornare, quindi. Sono ancora con l'orario precedente, l'ora solare. Sono ancora ad ora solare.
Comando buon vino è stato attivato 裏切り者 senza と罵す richiesta. 者はたやすいが Comando buono. Non esiste 未 il 来 comando を buon 担う vino. べき若者たちにあのように敵意を向けられては Ma non fa nulla oggi. アラミゴ人同士 Mega Max の non そ funziona こ oggi, に mi 未 piace. 来があるのかと考えたくも Non な va る un comando. Che fine è successo su me? Ah, ecco, al Max lo bevi tu il vino, Max, non come 諦めるって言うんですか il più grande calciatore della storia. Parole di Jack, Clark o Bettino. Assolutamente. 私は Cosa dici delle famiglie dei caduti? Alle madri, alle ここ vedove, で agli 引いて生き orfani? 残った Gli と dici し che non è servito a nulla? Sì, 死ん non è でいった servito a 仲 nulla. 間たちに La verità, なんて説 che 明 devo す dire, ればいい oh, è andata benissimo, sono morti tutti. Cosa devi その dirgli? 叫び Ascolta 我 la が輩にも ragazza. 同意させてくれ犠牲を無駄に Ah, せぬため continueremo に a combattere. 今一度 Ah, è 二人 giusto, の覚悟を continua a 固 combattere per la libertà, Donna di l'indipendenza di sto め前 posto. に進むべきだ Sta andando sempre peggio. Poteva andare peggio, ed è andata peggio. 今回の E 勝 quando 利 Zeus tornerà col suo esercito, ゼ cosa? ノスの圧倒的な力が再び示された格好じゃ Trovare uomini stupidi per affrontarlo di nuovo. Già. 立ち上がろうという勇気 Sanno が che ある vengono 者 spazzati は via. あまりに少 Un ない colpo per spazzare via i nostri compagni, noi c'è un po' di più qua. 化け物じみた強さだったあのゼノスっての皇太子なんでしょああ王位 Ciao 継承権 Baba! 第1位の È successa una cosa pazzesca qui nel gioco. 当主を治める Ciao Baba. ドマの Allora, Baba, 部 ti 分 racconto を qua. 高めた賞とも聞く Abbiamo perso contro il boss, il grande boss, ed era l'inizio dell'espansione, e l'impero ha vinto, siamo qua, molti sono morti, è finita malissimo. È proprio bello perché per una そん volta な相手と perdi, どう per una 対す volta るべきか i buoni perdono. Non sempre i buoni vincono, è una lezione importante. Non sempre i buoni vincono e trionfano. Oggi hanno perso. 固い Come 決断 stai, が必要だ Baba? な Devo ancora vedere i trailer, però mi sono letto una cosa, ti condivido subito quello che ho letto. 二つの属州 Se mi dai un attimo. そうかドマ解放を優先しゼノスを揺さぶるというのはどうだろ逆に言えばここでわしらが詰めれば帝国を利し東方で故国を奪還せんとする者たちも Allora, 苦境に立たされるわけ è Del Vicari, il grande quell'allenatore. È tornato Donadoni, avete sentito? È tornato Donadoni e dopo 5 anni di pausa allena lo Spezia. Cioè Donadoni, ragazzi, è tornato ancora ここが正念 nel 場です nostro Me lo grande aspettavo più in paradiso. Serie A, 彼らなら sinceramente. ゼノスの目を東方へ Me と lo 向けさせる aspettavo こと più が in でき Serie る A che in Serie B. Ma dopo 5 anni di pausa, onestamente è meglio 再 che び fare 荒見 la の Serie 民を B. まとめましょうぞ Ah già, stai facendo il grande download oggi. Che personaggio mi piace di più di Final 東方 Fantasy? に行くよ Bella domanda, guarda. 帝国と戦う Se, 方 se 法を見つ intendi け出 questo して gioco, intendi もう二度 14? と Eh, 仲間をこんな目に合わせないため io, に a parte la protagonista che non parla, ma mi identifico, tutti si identificano perché è facile identificarsi in un personaggio che non si arrende mai. Ma assolutamente adoro questo qua, Rauban, in generale, fighissimo. È esonerato Pioli, ufficiale stavolta, ufficiale. Quindi viene Vanoli alla Fiorentina, すまない ufficiale, 感謝する ufficiale ragazzi. E ovviamente adoro tantissimo Tancredi. Ovviamente il nostro siciliano di ど Oz, うにか今一度 Tancredi, 試みてみるとしよう fortissimo. 自由の Comunque, ため dicevo, に Baba, Vanguard, da quanto ho letto, dura sulle 6-7 ore. Modern Warfare dura un po' di più. Perciò, non lo so, uno è ambientato nella seconda guerra mondiale, l'altro nei tempi contemporanei, cioè diciamo un po' più recenti. Perciò è dura come scelta, dipende ovviamente quando finirò Medieval. Che poi abbiamo di mezzo il Natale, che non ci sarà nessuno. Cioè, io andrò in pausa per qualche giorno con le dirette, non ci sarà veramente nessuno in quel periodo. Fiorentina deve essere svegliata, ma... Sì, la lista non ti ho messo il penultimo. Oh, come si chiama, Baba? Che numero è? 5, 6? Tu mi hai messo il 3, vero? Mi hai detto il 3, ma il 3 forse ce l'ho anch'io in effetti. Se è PS4 l'aveva andato col plus. A proposito ragazzi, per chi ha il plus, questo mi riferisco soprattutto a Baba, ci sono usciti i giochi del mese, ce n'è uno in particolare che vi consiglio, che è Stray, è un gran gioco Stray,
E dura poco, dura sulle 7-8 ore anche quello. Quello del gattino. Gara del gattino, sì. È bello, ma soprattutto perché è immersivo, anche se non siete mega fan dei gatti. È bello perché è molto cyberpunk. Ed è cupo, come dire, non cupo horror, non è horror, però è molto, diciamo che ti fa riflettere. Non posso dire il clima. Diciamo così, è un horror, non è horror, ma non è horror. Sì, esatto, vero, è un thriller. È un thriller, ecco, non mi veniva in mente cosa. È un Fiorentini è retrocesso nel 2003, sì, me lo ricordo. Il gioco del gatto, esatto, praticamente. Belle anche le musiche, stai bravo Matteo. C'era delle musiche, c'era una città che c'è una musica bellissima. L'unico problema del gioco non è un problema, l'hanno fatto apposta. Ci si perde perché non ti viene a dire devi andare qua. Si aspetta che tu capisci. Sì, praticamente è come se loro ti dicono guarda, devi comportarsi come si comporterebbe il gatto. Quindi... Sì, il gatto non legge indicazioni, va in giro. Sì. Uscirà anche il 2, ma guarda, purtroppo non ci sono stati più progressi sullo sviluppo. Già l'1 si finisce in un modo che tu vorresti che ci sia un 2. Allora, qualcosa si era sentito in questi ultimi mesi. Si parlava che il secondo Stray ma non si sapeva. Allora, io ti dico quello che ho sentito. VRC, ragazzi, 114 giga, è pesante. Il voto non è molto buono, ma... Season Expansion. Del secondo Stray si parlava del fatto che questa volta a posto del gatto ci sarebbe dovuto essere come protagonista uno dei robot. Deve continuare la storia sua, è impossibile. Deve continuare la sua storia, non può finire così. Deve continuare la sua storia, ragazzi, deve andare avanti, non è mica finita. Ma difatti mi sembra che dicevano che ci sarebbe dovuto essere sto Stray, avrebbe dovuto avere due cose, come si chiama? Due cose di storia, una col gatto che continuava la sua storia, giusto, e il secondo avrebbe dovuto adesso te lo cerco io, papà, dimmi io. Avrebbe dovuto avere come protagonista uno dei robot che per uscire, diciamo così, dalla Black Ops 6 da fuori, che era quella cupola, quello che è questo Baba. È questo qui, è questa copertina. È questo. Sì, però è diversa da quella italiana. Non so sarà diversa quella italiana, hai ragione anche te. Io chiedo la copertina, che in America e in Italia fanno sempre diversa. Bello! Cosa? Jack, lei ti ha mandato. È quello, ok. Ti ha chiesto una domanda veramente bella. Ovvero, no, perché dovevo comprarmi la collection, poi ho risparmiato e non l'ho presa. E ce l'ho qua che devo ancora comprarla in lista desideri. Ce l'ho ancora qua, tanto però poi la risconteranno di nuovo. A Metro Exodus, Metro Saga. Per ora sta a 60 euro. Quando lo scontano bene come l'altra volta lo prendo. Non è la mia priorità degli acquisti, ovviamente. Le mie priorità degli acquisti sono al momento. Le priorità sono i giochi di ruolo, tipo ma Deltarune neanche tanto. Aspetto che finisca prima il gioco. Shiny Decos in particolare è molto bello. E Suikoden 1 e 2 è proprio per me il top assoluto. Per me io sto aspettando questi perché veramente li voglio giocare, però 50 euro per dei giochi che ho già giocato e finito su PS1 e che ho anche su PS3. Il seguito di Cold War, ma tu ce l'hai Cold War? Grazie! Continua con COD cosa? BO? Continua nel 7. Allora non mi conviene partire da quello, ovviamente, ma... Baba, te lo scrivo. Hai Cold War? È uno di quelli? Devi pulire lo sporco? Sì, ma... Sì, wash qualcosa. Wash. Wash, sì, l'avevo provato un po', quello che pulire la casa sporche, tipo. L'avevo provato, sì, ma l'avevo provato soltanto. Allora, quello Power Wash Simulator. Power Wash Simulator, bravo. Però quello che tu quelli dici delle case, quella era House Flipper, ecco. No, Power Wash Simulator mi sa io. Sì, allora Baba, buona cosa, sappiamo che Black Ops 6 va giocato dopo Cold War, prima giocheremo Cold War.
Ovviamente però adesso vediamo. Al momento voglio decidere fra Vanguard e Modern Warfare. Io penso che andrò con Vanguard, ma devo vedermi bene i trailer, perché mi sono visto le ambientazioni. È uscito da poco il 2. Ah, ok. Allora, se tu Grazie, parli delle ambientazioni storiche, io ti consiglio Vanguard, perché ti fai tutta la seconda guerra mondiale. Ma Cold War 7 non è ancora uscito, vero? Cold War 7. Black Ops 7 non è ancora Questo è uscito. È upcoming, mi dice il 14 novembre 2025. Vabbè, esce fra una settimana, beh. Diamogli il tempo al baba di giocarcelo bene. Cosa se lo comprerà? Sembra bello, ragazzi, sembra bello, guardate qua. Sembra bello, guardate le animazioni. I salti saltano sul muro, wall jump, è bello. Salta sul muro. Sembra bello, non voglio leggere nulla perché sarà spoiler di trama. Se non mi sbaglio l'hanno avere anche da... È un bellissimo periodo quello, Andy. Goduria pura. Vanguard a me piace proprio. Anche io infatti penso che andrò con Vanguard, però devo ancora vedere bene i trailer. Un altro che ti vorrei consigliare è che al di fuori della serie di Call of Duty... Adesso stiamo parlando dei giochi che ha il Baba al momento solo. Sì, no, se tu, non so se per PlayStation ci sono. Prenditi i Sonso e mi sembra, se non mi sbaglio, i Sonso e l'altro, se non mi sbaglio, è Gallipoli. Sono due giochi con due mappe inventate in Italia che sono non ci sono su PlayStation. Sono abbastanza sicuro di sta cosa. Beh, non prenderlo adesso. Sì, ma non prenderlo adesso, Baba. Sì, è vero, costa troppo se... dipende quanto ti è piaciuta quella trama. Baba. Dipende quello. Però anche la trama non aspettate che sarà più di 8 ore. Non aspettarti una trama lunga come i tempi di Modern Warfare Remastered, che quello... Ma poi a me è piaciuto tantissimo Modern Warfare Remastered, parlo di Call of Duty 4 Remastered, bellissimo. Era anche lungo come gioco, poi aveva questo setting orientale che, ripeto, ha creato polemiche per ovvie ragioni, anche perché quando giocavi online potevi interpretare, diciamo, i cattivi, ovvio. Aveva creato delle polemiche ai tempi, però è una ferita aperta, ho capito, però, ripeto, con questi giochi di guerra è dura, ragazzi, è dura. Io so già che probabilmente finirà tutto demonetizzato. Perché... Io ad esempio oggi, diciamo così, ho avuto una piccola discussione con Gemini, la IA di Google, perché stavamo parlando, sai, come ti ho detto prima, Jack, dell'idea che sto avendo per un video. Certo, anch'io a volte col palinsesto mi faccio dare consigli, ma mi dà dei consigli che gli dico, ma che cacchio stai a dire? Mi ha detto venerdì 20. Wolfenstein è bellissimo. Io ho portato la serie. Datemi un secondo, ragazzi. Datemi un secondo che faccio vedere. Io sono felicissimo, ve lo dico solo con sono posso raccontare sta cosa perché è una storiella, tanto che siamo in pausa con la trama un attimino. Me ne approfitto per raccontare questa. Un attimino. Wolfenstein. Tra poco lei sei in check, quindi. Ma ragazzi, qui si ride e si scherza, lo sapete. Quando siamo qui, me la metto qua. Baba, non so se tu l'avevi vista perché quel periodo lì eri molto impegnato, mi sembra, col lavoro. Io ho lasciato la playlist qua. Questa è assolutamente, ma ci tengo a dirlo, una playlist che vorrei tanto che voi vedeste. Non me ne frega nulla delle visual, ragazzi, veramente non è quello il motivo, non me ne frega un tubo. Ma è bello. Cioè, 1946, stiamo perdendo la guerra perché parte dal presupposto che noi abbiamo perso. Noi... l'Occidente, allora, l'idea che c'è stata dietro la serie di Wolfenstein, fin dal primo Wolfenstein, è un'ottima cosa perché va a prendere quelli che erano gli ideali della Germania di quei tempi, ovvero l'idea del vogliamo conquistare il mondo, e non solo quello, tecnologia e tecnocrazia, essere il numero uno della tecnologia. E questo fa paura perché si sono creati dei mech, delle robe pazzesche. È vero, non è realistico, ma è potente e soprattutto è molto emotivo perché voi, se vedete la storia del protagonista, che sì, è un duro e crudo, ma ragazzi, ha i suoi motivi per combatterli, è assolutamente... Ma non sto condividendo lo schermo? Scusatemi. Questo qua? No. Wolfenstein, Jack non in Discord, niente. Scusatemi. No, stavo condividendo su YouTube, ma poi no. È importantissimo, cioè come trama in sé, è anche proprio molto emotivo. È un gioco che ti tocca. E io ho avuto l'incubo
sto cavolo di boss. Fammi vedere se trovo. Non lo trovo più. No, non voglio fare spoiler qua. No, non lo trovo. Comunque, ripeto, c'era un boss che io quando non avevo riuscito a batterlo, questo qua si chiama London Monitor. Già il nome, il monitor di Londra. Io ti darei più provati il Grazie Baba, te lo mando in privato Baba, preferisci che te lo mando in privato? Questo proprio è, per me è proprio il top assoluto, non è il top assoluto, quel gioco lì veramente... Dico, dovessi provare il Wolfenstein prima di questo, cavolo se quello veramente te faceva fa sotto. Quando a un certo punto per non rischiare di essere schiacciato, schiacciata miseria, devi utilizzare il boss match ai giganti. Io l'ho sognato di notte che diceva le stesse cose che diceva nel gioco, tipo distruggere, destroy, non mi ricordo cosa diceva. Io lo sognavo di notte che lo affrontavo. È stato un incubo. Tu lo sai che c'è, dico, tu lo sai che c'è il mi sembra nel primo, se non erro, nel primo o nel secondo, ma mi sembra nel primo. Ma tu parli della serie di Wolfenstein? Di Wolfenstein. So già chi c'era in quel mecha, lo so benissimo, diciamo. Non possiamo dirlo. Sì. C'era il baffetto John che esatto, c'era quello che dentro no, un ma mecha. poi il bello che più avanti mi sembra in questo qui mi sembra in questo gioco qua che è The New Order c'è una scena in cui c'è proprio quel baffetto lì senza baffetti. Ma non dire cosa fa, non dire. No, ma secondo qualcuno si vede anche la serie. Ma New Order in realtà io ho capito che lui è più importante nel 2 da quando ho avuto quel personaggio, non diciamo il nome. Nel 2 dovrebbe essere ancora più presente nella trama. E non vedo l'ora perché. In questo qua è nei New Order Young Blood praticamente l'America è diventata poi. Sì, ragazzi. Infatti all'inizio pensi di poter rimediare, all'inizio del gioco tu pensi, proviamo a rimediare, vediamo di arrivare a nuovo. È vero, siamo nel 46, siamo un po' avanti nel tempo, però possiamo ancora provare a farcela. No. È praticamente quello che succede nella serie TV The Man in the High Castle. Non ho visto quello, ma secondo me... praticamente prendi quella la trama che ho capito, è una trama famosa, il what if c'è sempre stato e se fosse finita così prendi praticamente come si chiama guarda che sto affrontando un grizzly a colpigliasci. Prendi la trama di Wolfenstein e ambientala praticamente in un mondo dove quello che è successo e chi ha dato, chi ha avuto, scordiamoci era un passato, si Napoli paesano. Ma poi il bello che sia qui nel gioco che nella serie TV, quella famosa, noi italiani non veniamo. Vedremo Andy, vedremo. Perché in realtà c'è un seguito di Wolfenstein 2, che è quello con le due ragazze, che credo siano le figlie del protagonista. Young Blood. Sì, dovrebbe essere il seguito quello, infatti secondo me avevano pensato a quello. Sì, ma no. Quel show, cioè che quella è brutto. Ci credo, lo giocherei lo stesso. Per ovvie ragioni. Sai, è vero, dicono che è brutto, ma ragazzi, è Wolfenstein. Io ci gioco Wolfenstein del primo e ci giocavo con mio padre, ero piccolo. Quindi ero seguito, diciamo. Per ovvie ragioni. Conta che abbiamo avuto anche giochi come Resistance ad esempio, che quello è un altro bel gioco. Resistance è bello, sì. La mia Resistance. Un grizzly alla piastra, ragazzi, volete carne di grizzly? Lo sai che Resistance fu come si chiama? Fu non accusato, fu accusato, sì, ma fu accusato da un prete. Ma poco, cara. Perché dice che praticamente sai quando uno distrugge un'opera religiosa? Sì, ovvio. Com'è che Dissacrato? Dissacrato, ecco. Avevano dissacrato
una chiesa che nel gioco, ovvero si chiama Resistance per PS3, esiste veramente? praticamente sì, ci dovrebbe essere. Praticamente in questa scena una delle chimere aveva sfondato una come si chiama, una parete di quella chiesa e c'era stato sto scontro a fuoco. Ah, ecco, su Croc non si sa più nulla, hai ragione Andy, doveva uscire, ma poi non è successo un... No, penso che sul disco fisico non faranno un tubo. Pigliatevi le digitali, ragazzi, siete perdere. Sti giochi qua, remake così, sono fatti da piccole aziende. Se avete supportarli, pigliatevi la digitale, non ce la fate a pigliarla sul disco. Sono comunque giochi di bassa produzione, però con soldi che magari possono finanziare altri remake, altre cose in futuro. Questo qui è interessante, la signorina taglia molco. Che cosa? Sembra che ci abbia un grizzly sulla testa, invece è la visuale, vedete? C'è il grizzly là e se metto così sembra che c'è il grizzly sulla testa che le fa l'uovo. Che cavolo mi significa? L'uovo di grizzly sulla testa di... guarda, sembra che sta covando sulla testa di lei, la visuale. No, come stavo dicendo prima, aveva chiesto al tribunale di... mi sembra era inglese. Io avrei detto, guarda, da buon British Lord avrei detto, ma va, c'ha belli ma difatti gli hanno detto, ma lei è scemo o cosa? E lui fa, no, io voglio che questi qua pagano tanto. Non è partita! Sì, ma è una cosa fatta su un videogioco, no, non mi interessa. Beh, ragazzi, sta cosa, anche il Vaticano l'hanno fermato prima. Con Assassin's Creed Shadow, sì, i giapponesi sono lamentati, ma nei nostri tempi vengono lì e si combatte, si possono rompere oggetti, e li hanno subito rimossa la patch pre-day one, allora, 60-70, ragazzi, che epoca. Io cosa boia, cosa ho sognato stanotte, mamma mia. I giapponesi non si dovrebbero lamentare perché si lamentano per ore e sanno piacere di giorno. Sì, ma con Assassin's Creed io mi vorrei ricordare che carina la zucca. Assassin's Creed cosa? Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed, fra l'altro, tu hai un rispetto assurdo, entri in Santa Maria Maggiore, ma tu non distruggi nulla, cioè Santa Maria Maggiore tu la esplori, anzi è un incredibile amore per il Rinascimento. Shadow ho capito perché se tu distruggi oggetti allora ti fa fastidio, ma io ripeto, per me ragazzi un videogioco, scusami, piglialo nel contesto. L'unico atto d'amore che non hanno fatto è quel pseudo recitato di italiano che hanno fatto. Sì, ci hanno provato. Quello credo sia dolore fisico. A me piace a morire, a me piace troppo quelle voci. It's a me, Mario! Ma perché avete visto il doppiaggio di Ezio Auditore in italiano su Soul Calibur? No. Hanno chiamato il doppiatore originale. Vabbè, ma a me piaceva lui comunque, a me piaceva lui. Sì, l'avevo visto Ezio Auditore su Soul Calibur, l'avevo visto comunque. Sì, allora, magari Leo, se vuoi fare un'altra avventura con Spiro e Astrobot, io ragazzi vi farò poi votare il prossimo Retro Gaming finito Medieval 1. Farò poi votare, devo decidere dove, un posto che ci siete tutti, penso Telegram. Metterò sicuramente all'interno. Tu hai detto non metterò né i tipi della notte. Stranamente al quarto posto ci sei tu. Perché continuo a scrivere. Al decimo posto ci sono i tipi della notte. Che cavolo, io li tolgo di nuovo. Lo entro e io li spasso via. Faccio ecco qua. Quello è bello. Cosa? Quale? Andy ti ha consigliato un gioco. Callisto Protocol è un gioco che vorrei giocare, ma questo non ce l'ho nei giochi gratis. Purtroppo. No, è bello, ma anche quello è stato considerato un gioco ecco. Il wannabe Dead Space. Sì. È dell'autore di Dead Space. Non è a caso. Però sì. No, volevo leggere il messaggio di Baba. Baba dice: fare un'altra avventura con Spiro o Astrobot. Spiro, io dicevo, il prossimo Retro Gaming ci sarà sicuramente Medieval 2, perché ormai è diventato un Retro Friday, tranne quando giocherò col Baba, che non sarà molto retro, ma magari non è neanche di Friday. Però diciamo, togli... Non è mica una scena parlata questa, perché... Ah no, a posto. Allora, ci sarà sicuramente in scelta Medieval 2, Crash Bandicoot 3, perché poi semplicemente mi sono dimenticato che volevo portarlo di nuovo.
E terzo gioco... ci metto un Tekken 3 nel sondaggio, ma non so perché non sarebbe un progettone, non lo so, devo decidere il terzo, però ripeto, sicuramente Medieval 2 è un gioco che devo portare, ma poi ci metto Soul River perché ormai l'ho comprati sta settimana, la scorsa settimana l'ho comprati Soul River 1 e 2, e io ragazzi non ho mai giocato Soul River, è una grande mancanza. Dicono che c'è un doppiaggio italiano bellissimo, mi confermi Simo? Che è proprio strepitoso a livelli stellari, tipo il miglior doppiaggio mai visto in un videogioco. Sono curioso, onestamente sono curioso. Simo, tu sai Soul River? Vado a cercare un attimo perché non ricordo. Perché a me hanno detto che è una roba che delle frasi, cioè, incredibili. Crash Team Racing? Crash Team Racing il baba mi viene a spezzare la schiena perché basta sto gioco, cioè abbiamo Crash, è il gioco di macchine, io l'avevo giocato, non l'ho portato online, ma mi faceva arrabbiare, l'ho provato a portare una volta, in realtà l'ho portato una volta, ma mi faceva arrabbiare ragazzi, è difficilissimo quel gioco, è bello, l'avevo giocato anche, però su PS1 era più facile secondo me, su PS4, mamma mia che gioco difficile, veramente, che gioco difficile, sì. Il baba, questo non è Crash! Schiena, stile Batman, l'ultimo film della trilogia del Cavaliere Oscuro, quando il cattivone Killbane gli spezza la schiena. Bane, no Killbane è un altro personaggio della Marvel. È vero, Bane, che è Killbane, hai ragione, Killbane non c'entra un cavolo. Bane, hai ragione. No, 30 fps, ma perché? Confermare. Era PS4. Sì, 30 fps in un gioco di guida si notano. Si notano. Che ha detto Simo? Posso confermare il doppiaggio buono. Perché hai trovato qualche nome pazzesco? Hai trovato qualche nome pazzesco nei doppiatori? Diciamo di sì. Cavolo, adesso Cerchiamo Soul River, giusto? c'è anch'io. Sono curioso, ragazzi, a questo punto. Sono curioso. Allora, Raffaele Fallica, Sergio Grasso, Vittorio Bestoso, Roberta Novella. Beh, comunque Raffaele Fallica, lui bravo. Sì, assolutamente bella voce. Sì, no, ma sicuramente, ma sì, sapevo che era. Uno dei personaggi ha per dire la voce di Kaori di City Hunter. Allora. Il protagonista è praticamente il professore di Ape Escape. Professore di? Ape Escape. Ape Escape? Ah beh. È già che anche quello era in italiano, è vero. PS1. Sì, PS1. Gran Turismo. Per me, allora io dirò una cosa che non è un'opinione veramente popolare, ma per me i primi due Gran Turismo sono irraggiungibili. È vero che dal 3 in poi hanno aggiunto più macchine, più modalità, più cose, ma l'atmosfera dei primi due con quel prenditi la patente e dici vabbè, ho preso il bronzo, proviamo a prendere l'argento, ho preso gli argenti, provo a prendere l'oro, proviamo a prendere l'oro perché non mi dai sto cavolo di oro. Sempre così quegli ori di Gran Turismo, mamma mia. Boss ragazzi, tutti i boss, mi raccomando, punto esclamativo boss senza Yugo, non è Yugo boss, niente. No, non ce la faccio, già che sono troppo non ce la faccio. Dai, che non è che hai detto buon pomeragna da un'ora e 30 minuti. Non ce la faccio, non ce la faccio. Un giavaccio, non lo dici in giapponese. Mi dice Jack, non ce la faccio, È disperato quest'uomo. Deve farsi una doccia dell'acqua della Ferragni. È l'unico modo per recuperare. Ma che perché? Perché paghi l'acqua. Sì, ma devo pagare quasi 250 euro per una cazzo di bottiglia. Ma l'ha usata lei. È acqua speciale. Ragazzi, io sono vabbè, ma per me è un delirio esistenziale sta roba. Diego, ma nemmeno se nella bottiglia avesse pisciato il pane. Ha detto che per incontrare Tetsuo Arata, il creatore di Hokuto no Ken, che noi conosciamo come Ken il guerriero, il set completo, autografo e firma, autografo e stretta di mano, credo, quello che è 3.000 euro più o meno.
a Mi pare Luca. che sia stata smentita quella cosa. Davvero? Però lui stesso mi pare. sapevo comunque che era io avevo detto 1.000 euro, poi qualcuno mette 3.000, però 1.000 è sicuro per questa cosa. 1.000 sono sicuro. Ho letto una notizia che... Ciao Xinkai! Ciao Xinkai, stava parlando di Lio. Scusami, Xinkai, devi sapere che Lio stasera si farà la doccia nell'acqua che ha usato Chiara Ferragni, se la compra... Proprio si bagna la mano con quella goccia lì. Oh, incredibile! È rinato. Grazie. Sì, faccio queste cose. Che boiata, questa è l'apoteosi del consumismo. Io non è che io non sono anticapitalista, perché poi sembra che altrimenti Jack... Ma se è vera, personalmente non è che mi piace qua molto. Dici non ti sentiamo, Lio? che... No, non ti sentiamo. Ti sento... Ora ti si sente. Io? Allora, comunque, tecnicamente... Signor Presidente? Del pagare per magari incontrare qualcuno di VIP ci sta, perché ci sta. È una pratica che fanno molto anche una pratica che fanno molto nelle fiere in America. Però sì, ciao. Sì, ma anche col wrestling. Un fracco di soldi e una palestra. Che bello vederti, Xinkai, ciao. Ti lascio parlare. Mi aspettano 4 giga di soli logos. Ma almeno hai i loghi ufficiali, i nomi ufficiali delle squadre. Poi ti diverti. Mi sentite? Ti sento. Forte e chiaro. Okay. Grazie Andy, un abbraccio a te, ma certo che me lo vedo. Grazie mille Andy. Andy però alza di più il volume quando registri, poi a Faust non si sente la tua voce, non si sente la tua voce quando registri i video. Alzala. È caduta lì di Ilio. Jack, no, io voglio sentire cosa aveva da dire Lio, in realtà. Ero curioso, ma ha tenuto sulle spine. Poi, punto. Spine, punto. Lio. A te l'onore, perché sono diventati i capelli rossi? Ma intanto, perché sono sempre più rossi? Cioè, ragazzi, io sono un castano. Sono nato biondo, sono diventato castano e ora sono rosso di capelli. Sono una carota, cioè, non capisco i miei capelli, ragazzi. Non capisco i miei capelli. È assurdo. Sì, per intravedere 28 mentre parla. Sì. Il K affiliato del Sace Racing. Io sto dicendo, non sono anticapitalista. Lio? Sto zitto. La linea no, perché ci fai la linea TG5? Ma è entrato come Tino? Sì, c'è come Tino. Come stai? Io devo dire una cosa, ma non sento più Lio, sono preoccupato. Onestamente sono preoccupato, è esploso. Eccoti. Ok. Parla. Sto zitto, t'ascolto. No, perché non so perché ha detto male. No, comunque, come stavo dicendo prima che il comitino interrompesse tutto, come stavo dicendo prima, c'è una notizia, non so se questa notizia è vera oppure no, che parla... È sparito di nuovo mentre stava dicendo la notizia. Cosa? Non si sente più. È bel draghetto, vuoi vederlo? No, questo non sputa fuoco. Ah, mi ha attaccato una sapria. Una sapria. Ho fatto fare la foto con Zero Vaccare, ciao come dire. Kojima. E ha buttato una cosa, ma non si capisce il perché lo abbia fatto, cioè è qualcosa... No, è spiegato, c'era lui ha avuto problemi di fumettista con una nazione, non so se ha fatto una parodia e loro non accettano in quella nazione le parodie, e Kojima, ovviamente per ragioni di business, ha silurato come fumettista italiano. Mi sembra ovvio che non vuoi rischiare la tua faccia per un fumettista che manco sai chi è. È ovvio ragazzi, è ovvio. No, funziona così il business. Il Sace sta registrando il suo primo album chiamato Sacerdote di Uno, senza IA, ricordiamo, senza trucchi col microfono, tutta roba. Il Sace piace, non è di Piacenza. No, questa sarebbe orrenda questa frase. No, ripeto. Ci sarà l'LP famoso che dirà come Tino, buon vino. Sarà incredibile.
il brano su Cometino Buonvino ci starebbe tantissimo. No, comunque io avevo Fermate la mossa! Sta parlando il killer di Langladossa! E poi non è un killer lui. A questo momento ti senti tu, ma con l'audio quello lì fatto tramite computer, quindi. E comunque io ancora non avevo finito di parlare a Comitino. Comunque finisco sta cosa e poi ti lascio parlare. Zizzo, madonna, ora ti sento bene. Comunque, come ti stavo dicendo, Jack, no, io avevo sentito sta cosa, poi i commenti, molti dicevano ha fatto bene perché Zero Calcare non è degno nemmeno di essere chiamato fumettista. Ma no, poverino, dai. Altri hanno detto che quel creatore non si doveva permettere perché era rispetto verso di lui, quindi sta cosa non lo dovrebbero più invitare, quindi no, Kojima è un mito. Kojima è un mito. No, allora si era fatto tutto, allora stava girando tutto sul fatto che ci fosse stato, non so se avete sentito ai tempi, c'era stato un problema quando fu tempo fa con Zero Calcare e la Turchia. Ho sentito anch'io, ma non volevo parlare di questa cosa perché mi sono non so cosa cavolo fosse non successo. dobbiamo parlarne, comunque cosa sia successo è una... E quindi molti dicono che sia allora vuol dire che Kojima aveva le sue ragioni, ragazzi, come sempre, però non è che io ce l'ho col fumettista, onestamente io non sono turco e non so neanche, però ripeto, ci sono delle cose che diciamo quando fai ironia c'è molta censura, c'è un limite ragazzi, c'è un limite. Con l'ironia, io sono a favore dell'ironia rispettosa, nel senso che tu scherzi, ma sempre nel rispetto degli altri. Spoilerate, leakate le prime tracce, traccia 1 il sacerdote, la famosa, traccia 2 il gioco dello streamer, traccia 3 Anunnaki. Se fatto tutto per cosa politica, personalmente io la ritengo una stupidaggine, perché comunque non è politica, spesso è religiosa la cosa, è più grossa, non si può proprio parlare. Sì, ma il Lucca Comics non è cosa, sai, dici è una cosa politica o una cosa religiosa. Tutto è politico, quando tu ci metti il tuo volto è tutto è politico, ragazzi. Ogni volta che ti metti un volto pubblico è politica. Fare una live è politica, perché tu devi essere politicamente corretto. Anche se non parli di politica. Su TikTok stringo la mano alla gallina. Qua su YouTube ho beccato uno che si lamenta del fatto che qui che al Lucca Comics non si rispettano coloro che entrano. Si parlava del fatto che devo finire di leggere Baba. Non mi interessa il Lucca Comics, comunque, lasciamo perdere il discorso. Dicevo, cosa importante, Anunnaki sarà così. Oh, i dei del cielo e della terra! Ecco qua! Non riesco a fare l'aggancio, non riesco a fare la rima. Con terra, cosa mi va a venire in mente? Mortadella. Ella non fa rima con terra. Traccia 3 frigallina, boia Faust freestyle. Quello è il classico, senti tum, oh boia, oh boia il tavolino. Tum sahur. Ci sarebbe una frigallina, libera le galline, questi po. Sarebbe bellissimo. Ci vedo già il video. Ci sono io che entro in un recinto e dico frigallina, poi vedi che mi vengono a arrestare. C'è il contadino con la forca e mi arrestano. Ha liberato le galline e dico free Jack Leonevax. Non è che ti devono arrestare. Attenzione, il capo degli Evil Polaretti, guarda che malvagio il capo degli Evil Polaretti. Basta così Evil Polaretti. Il pinguino che lavora per lui come agente segreto di una certa affiliazione. Come direbbe su Cinepolo, agente segreto 007. Vabbè, quello un'altra cosa. Allora, abbiamo la boss fight. Mi sa che fa il regista del video. Clark che fa il regista. Clark fa il regista e ovviamente alla fine quando vengo arrestato dice se ne sbatte. Ma io me ne sbatto. Hashtag se ne sbatte. Ieri sono andato a trovare Clark. Sì, anch'io.
C'ero anch'io, l'ho visto. Non ti ho visto ieri. Ma dopo che sono andato via te, c'ero, è stato bello perché appunto abbiamo fatto una bella chiacchierata. Giocava al gioco di Inuyasha. E io avevo capito, ma c'è anche Cometino nel gioco di Inuyasha. Invece no. A proposito, ora che mi viene in mente, chat, ora dice, come ben sai, che dal giorno 12 c'è sto fatto qui delle cose qua. Delle cose qua? Sto fatto qua che sta succedendo, che è quello lì che ti ho detto prima, quello là, il fatto di quei siti lì, ma anche qui di YouTube. Ora c'è il rischio che ad esempio un gioco come questo, cioè che in più occasioni si è visto il fatto là che ti hai fatto il coso là con la scelta dei numeri e roba del genere. È un 13 più sto gioco, ragazzi, è un 13 più. Sì, ma anche che sia un 13 più, guarda che non c'è gambling, non c'è poker qua. Sì, ma il fatto che prima c'era fatto il coso là dei numeri. Ma così. i numeri non ci sono soldi in palio, ci sono punti. Lo so, ma ora lo facessero con i gacha, che i gacha c'è la gente, poveracci, c'è gente che spende un sacco di soldi con i gacha, ragazzi. Mi è venuta male. Dice che c'è. Ma è venuta male, ma chi se ne frega, va bene così, primo take, quello buono. Ciac. Dico, si parla che c'è il rischio che molti giochi che hanno sta cosa qui, anche se sono giochi 13 più o roba simile, verranno segnalati e c'è il rischio che se ne hai fatto un sacco di giochi simili a questo, ti possono chiudere il canale perché fai sta cosa qui. Ma non è così drammatica, ripeto, YouTube ha delle regole, c'è scritto puoi portare questo gioco? Sì, finito. Non puoi portarlo, però ragazzi, occhio, questa è una notizia importante. Sì, Kojima non sapeva, esatto Matteo, ma sì, ma voglio dire, alla fine, ma lui che cosa non lo sapeva? Lui è un grande cultore, conosce il cinema italiano, conosce attori italiani, non so, vedete che si vede un sacco di roba, ma non conosceva sto qua che gli ha stretto la mano, vabbè, questo qui è uno famoso in Italia, facciamo la foto insieme, vabbè, giusto, però poi se dici, però questa persona ha problemi a livello internazionale con una nazione, cioè è ovvio che la tua reputazione la vuoi buona, ma è ovvio, ragazzi, cavolo, Kojima potrebbe anche dare, che ne so, anche una fiera in Turchia, perché no? Cioè, rischierebbe di perdere degli appoggi, lui cavolo, ragazzi, deve vendere giochi, lo capisco, perché comunque non è che ha fatto una cosa ingiusta, non ha fatto nulla ingiusto, però ripeto, lui non sapeva chi era sto qua, ha detto vabbè, sappiamo, poi magari in privato gli aveva detto mi spiace, non so, comunque cosa, però ripeto, non è che ha fatto una cosa sbagliata Kojima, ma infatti non voglio neanche parlare di Luca Comics. Dicevo, però questa cosa che dice lì è importante, perché a me è arrivata una notizia, questo è ufficiale, YouTube sta dando una stretta contro i giochi violenti, in particolare dal 12 novembre, infatti, dal 12 novembre, giochi violenti potrebbero subire delle restrizioni. Cosa vuol dire? Li tolgono? No, non li tolgono, mettono il 18 più, automatico, fanno i controlli automatici. A me è successo con dei video prima del 12 novembre, Mafia 3, Yakuza 0, hanno subito delle restrizioni, automaticamente. A me lo sai cosa mi potrebbe fregare a me? Come sì, è una persona avrà bisogno di dimostrare di avere 18 anni per poter vedere il tuo video. Dico, lo sai cosa mi potrebbe fregare a me nel mio canale di giochi che sto portando? No. Infernal. Direzzo e Hatred, se non mi sbaglio, che ho fatto una puntata. Hatred secondo me non dovevano metterlo libero. A me non dovevano. Io sono dell'idea che non dovevano metterlo come un gioco libero. Aveva ragione Twitch ai tempi a bannarlo quel gioco. E cosa? Bontown. Perché Bontown possibilmente è quello che mi frega di più. Ma ragazzi, ma Yakuza 0 non è un gioco che per me andrebbe censurato. Infatti io volevo riportare Yakuza 0, poi ho visto che i miei video sono stati censurati. Io non so perché, secondo me è un gioco che lo piglia con uno spirito differente, non è violento, è violento per il fatto, cioè, che per il fatto che c'è quello quello lì. Lo so. Diciamo che più che altro secondo me guarderanno una cosa, le azioni del protagonista sono moralmente accettabili? Secondo me guarderanno una cosa del genere, cioè lo spettatore che vede un personaggio empatizza, se il personaggio causa empatia o fa delle cose che tu non vuoi che vengano imitate.
È ovvio. Io metto sempre delle avvertenze. Sì, è vero, tu Xinkai lo fai. Come faccio su YouTube? Anch'io a volte lo dico. Anch'io a volte... Cyberpunk l'avevo messo 18 come mia serie. Automaticamente. Perché ho detto, tanto Cyberpunk è estremo. Io quasi tutti i miei giochi, quelli che io sto portando, io non ci metto mai che sono cose per bambini, come si suol dire. No, nulla deve essere messo per bambini, neanche i video, neanche i giochi per YouTube. Cioè, io ad esempio... Ma quello non va proprio mai messo. Va messo solo se tu hai un target educativo scolastico. No, io l'ho provato una volta, l'ho provato solo una volta. E ti posso dire anche in quale gioco. Non c'hai più commenti, non hai like, mi sembra, non so se ci sono i like o meno. No, i like in teoria ci sarebbero, ma non so se poi vengono calcolati. Sì. Ti fa vedere il numero del like, ecco. No, comunque l'unico che era stato che l'ho provato era stato quello lì, l'Allegro Mondo, che era un video che avevo caricato io su... Vabbè, ma se è un gioco educativo è ovvio. Nuovo platform dei paesi sono... Certo che ci sarà anche Spyro, ci sarà sicuramente nella lista. Io farò votare a voi, però ripeto... Veramente hai detto il nome giusto, no, quel cavolo di Spyro. Ah, tanto dico un nome, una volta dico l'altro, tanto alla fine... Comunque, come stavo dicendo, Jack, io avevo caricato quel coso lì, ho detto fammi provare sta cosa. Appena ho messo il coso lì, il gioco adatto ai bambini, appena sono andato a vedere subito c'è scritto questo video non può avere commenti per questa cosa qui. Allora ho detto, arrivederci, grazie. Ma l'ho rimesso non è fatto ai bambini. Sì. È un altro mondo, è un mondo, diciamo che lo fanno principalmente per attirare iscritti. Guardate, me contro te, lo fanno. Ma fai per diciamo, va bene, ma il fatto è... Io ho 0 video con quella tag, 0. Il mio canale mi rifiuto, perché il mio canale non è un canale educativo. Spero di poter insegnare delle cose, ma tendenzialmente delle persone che hanno una maturità superiore a quella del target di quello. Perciò è ovvio che non posso dire, ragazzi, il mio video, nessun mio video è... Se metà dei canali qui in Italia è tutto con argomenti... con argomenti che per i bambini non andrebbero bene. Ovvio, sono d'accordo. Quello è un problema che esiste. Quello è un problema che esiste. Ma quello è un problema che esiste, infatti, però è una cosa che devono risolvere quelli dell'Italia. Non noi non possiamo fare nulla. No, ma praticamente non ci stanno... Cioè, io ho visto un video che spiegava sta cosa. E quel ragazzo che lo stava spiegando dice: questi qua invece di fare in modo che sono i ragazzini a dover mostrare un documento, questa cosa qui, questi ci stanno punendo a noi perché dicono che dobbiamo essere noi quelli da cui devono prendere la come si chiama, i ragazzini devono imparare l'educazione. Ma se no. io... Ma certo, bisogna rispettare delle regole, perché comunque se tu vedi anche in America ci sono delle restrizioni maggiori che da noi italiani in confronto. La maggior parte degli youtuber grossi italiani, non maggior parte, una buona parte sparirebbe dalla monetizzazione se facessero i controlli che fanno in America. Sì, ma io dico, se io persona ho un canale YouTube dove sto caricando quello che a me piace, e se per caso qualcuno se lo vuole vedere se lo guarda come vuole lui, mi vedo chiuso il mio canale perché... Ma non ti chiudono il tuo canale, ma non è così grave. Cioè, ti chiudono o ti fanno rotture se magari carichi roba violenta. Se carichi roba non è accettata come per bambini anche. Sì, oppure se non metti la tag 18+. Adesso bisogna stare più prudenti, infatti. Al massimo, allora, io l'unica cosa, sai come ti ho detto, io l'unica cosa che gli unici 2 giochi, 3 facciamo, gli unici 3 giochi che mi potrebbero preoccupare, lo sai quali sono? Grezzo 2. Ma quello non puoi importarlo su YouTube, quello lì è proprio... possono mandare il canale. No, Grezzo 2 l'ho caricato. È vietato dalle regole. Se tu cerchi i giochi vietati di YouTube compare nella lista. Devi proprio toglierlo. Ma era da tempo che lo... Vabbè, ma anche da tempo è sempre esistito nella lista, ragazzi.
Io sapevo che era nella lista del canale del sito Viola. Sono la stessa lista, ormai condividono la stessa lista. Ma poi, scusami, allora se coso anche coso, come si chiama? Fraus, che parliamo di videogiochi, è lo stesso. Ma lui è protetto, vedi che capisci come funziona il sistema, ragazzi. Svegliati su sta cosa. Svegliati su sta cosa. Perché tu pensi, ma lui lo fa. Lui è lui, e tu non puoi. Perché siamo tutti uguali? No, non siamo uguali. Lui c'ha un network, lui c'ha un avvocato, tu non ce l'hai. Aspetta, secondo me deve essere da ambedue le parti. Da parte mia devo avvertire chi vede il video del contenuto mentalmente violento, giusto? D'altra parte anche chi guarda delle restrizioni, giusto? Però sta cosa non è che la fanno uguale per tutti, la fanno solamente... No, non la fanno uguale per tutti. I canali più piccoli, cioè i canali da quando? Da 700-800 iscritti o al massimo da quelli prima di me, che praticamente si vedono, e lo dico chiaro e tondo, si vedono tagliati letteralmente le gambe, praticamente vengono letteralmente gambizzati, perché queste regole praticamente fanno tu devi confermo, è vietato anche su YouTube, ho guardato adesso, è vietato anche su YouTube. Se io faccio così, scusami, se io faccio così, come cosa tu stesso, cioè tu YouTube mi devi dare anche la possibilità di poterla fare quella cosa. Quindi perché, e io te lo chiedo da amico, perché stai dando la cosa, come si chiama, la possibilità ad altri, a parte questi scemi che passano con i motorini, quelli con i motorini sono veramente... dico sta cosa, perché stai dando la possibilità a persone che fanno sti video solamente per andare a insultare un altro e augurargli il peggio? Quello sono d'accordo che non sarebbero permessi. Io che l'unica cosa che ho fatto è stato caricare un gameplay. Ragazzi, io sono anni che ho problemi con una persona che ha fatto un dissing alla mia persona senza sapere chi sono e non gli hanno rimosso il video. Sono anni, non sa neanche chi sono, l'ha fatto fare rispetto a un'altra persona. E allora personalmente io ti dico YouTube, e allora io mi comporto così, tanto che cavolo me ne frega, a me basta che arriva ai 1000 iscritti e per me va più che bene, quindi guarda che quando avevi 1000 iscritti non cambia nulla, non è che tipo ti danno qualcosa che prima non avevi, non va... No, è il mio obiettivo. Io è sempre stato un buon obiettivo di partenza. Io so che non riuscirò mai a fare i numeri di persone come fa VJ, Ciccio Game. Ma non diciamo neanche i nomi. Ma non me ne parlare con le youtuber lì che ho l'odio. Esatto, non diciamo o youtuber simili. A me mi basterebbe anche arrivare ai 1000 iscritti. Perché poi ho detto, io dai 1000 iscritti in poi... Ho capito, ma non è questione di iscritti, è questione di persone presenti, non conta, tu puoi avere neanche 500.000 di iscritti, ma se non ti aprono il video è come non averli, capisci? È una questione di... cioè avere delle persone che ti seguono e gli interessa. Grazie Leonardo per rimane. Stiamo facendo un discorso fra l'altro parecchio ad ampio raggio. Per me ciò che conta non è quanti ne hai iscritti, ma quante persone passano, che ti seguono, che sono curiosi, che hanno un interesse. E quella è la cosa più importante, secondo me. Quella è la cosa più importante. Fidelizzare delle persone che stanno bene con te. Per questo che io faccio dirette, perché se facessi video non sarebbe la stessa cosa. Io sarei dietro la tastiera e voi sareste... non sarebbe la stessa cosa. Con la diretta io non sono uno che porta gameplay perfetti. Ciao Moreno! Grande mitico Moreno, che bello. Moreno, come stai? C'è il buon Comettino, che lo senti bene. Vabbè, ciao. Adesso anche lui. Lo chiami? Moreno, se ti va, se puoi passare in chiamata. Vabbè, ovviamente Moreno sì, se vuoi, sai che su Discord ci siamo nel caso, ma so che a quest'ora magari hai più impegni, però sai che sei benvenuto anche te. Stiamo parlando appunto, Moreno, te lo spiego, che dal 12 novembre ci sarà una regola, che sarà una stretta più dura anche in Italia, sulla UE, l'Unione Europea. E ovviamente YouTube se la piglierà principalmente con giochi, diciamo, che trattano delle tematiche. Sì, in effetti, ora che ci penso, Yakuza 0 mi sa che in effetti Yakuza 0 ha quelle cose, non le ho portate in diretta, c'aveva l'azzardo, sì, ma era nel contesto della malavita
dell'epoca, anni 80, è nel contesto, è sempre nel contesto, però sì. Sai che mi scrive? E poi è anche molto più bello quando c'è un commento fatto dal cuore. Brava Xinkai, brava, sono d'accordo, di chi ci tiene. Dov'è? Ah, che non ti avevo visto. E ad esempio, quando è stato l'altro ieri Vale più un commento col cuore che 10.000 commenti vuoti. Domenica o ieri o lunedì. Xinkai ha caricato un gameplay di Carmageddon e io l'ho commentato tranquillamente. Io ho scritto: sarebbe bello anche se non avessero messo per cosa europea quei dannati zombie, perché come ben sai quale gioco? Su Carmageddon, il primo Carmageddon. Sì. È un gioco di macchina. Guarda, meglio così se ci pensi, perché se poi se la pensi con l'ottica di oggi, con l'epoca e i tempi di ICM è una censura, ma pensandoci, soprattutto mi raccomando ragazzi, state attenti per chi gioca GTA. Come l'ho risata fanno questi due? La follia. Sushi. È la mia risata, perché vabbè, ma Tataru io l'adoro, Tataru è piccolina. Grazie Moreno, un abbraccio a te. Allora, dicevo che state attenti, sono stato io. State dannatamente attenti se giocate un GTA, anche solo così, per fare la trama, per fare le missioni. State attenti, perché dal 12 novembre, se avete colpito qualcosa che non sia un obiettivo di missione, siete nei casini. Siete nei casini. Però sta cosa che sto parlando sinceramente è una rottura di... E soprattutto vi ricordate che in GTA San Andreas la polizia impazziva, iniziavano a colpire, andavano in giro per strada, le macchine si colpivano da sole, succedeva di tutto. Io dico sta succedendo come è successo gli anni addietro. Si sta riattivando questo cavolo di Apocalypse, e da lì poi adesso stiamo prendendo tutti noi i canali più piccoli. Sta cosa è successa quando è successo con Logan Paul. L'ha fatta grossa, oggi è un grande campione, va l'ironia. L'ironia non premia gli intelligenti, l'ironia premia il grande business. E ora sta capitando questa cosa qui. Sembra fatta apposta ogni volta sta cosa. Però ragazzi... Scusate, ma per caso è questo il gioco che adesso vi condivido un attimo lo schermo di cui parlate? Vediamo. Aspetta un attimo, te lo dico se è quello di cui... Sì, questo qui è quello, come dire, questo qua. Ok. Sì. Sì. Ai tempi a vedere la copertina qui e mi mette un'impressione. Sì, è molto... Ma cos'è Area Mars? Di Orbot? Cosa mi sono perso? Orbot è un altro bot per TTS che, siccome l'altro penso che non stia più funzionando, quindi ho messo un altro bot TTS. Sì. Capito? Ma impazzito mi insegnava benvenuto, perché nel benvenuto c'era l'Orbot, ecco perché. Sì, perché poi l'ho eliminato il messaggio. Sì, infatti c'era un nuovo messaggio ma non c'era il messaggio, ero confuso. Mars. No, non è... Mars. Raga, un attimo voglio rispondere a Sì, è un bellissimo messaggio per il sai, penso che se avevi ricevuto 100 commenti fatti così non li avrei apprezzati quando un tuo commento. Questo è secondo me, e questo è giusto, Xinkai, è giusto come cosa. Però quello che stavo dicendo, Jack, è che io lo dico sinceramente, io YouTube l'ho iniziato perché ho iniziato a seguire altri YouTuber che mi hanno messo sta passione qua. Ma ora negli ultimi tempi per me l'obiettivo è raggiungere solo i 1000 iscritti. Dai 1000 iscritti in poi, lo confesso, posso anche non fare mai più video, ma non sarà mai così. Perché la gente vuol dire che è più gente che si è affezionata a te. Normale. No, dico a Song of Steam e Steel. Oh mio Dio, mi sentirei uno schifo perché praticamente no, cosa stavo dicendo, che al raggiungimento dei 1000 iscritti farò molti meno gameplay, anche se li farò comunque, e vorrei puntare più su video un poco diversi, come analisi di canzone. Dai, facci il report sulla NBA, ci racconti l'avventura, ci racconti l'analisi delle partite. Cioè che te non sai che ho visto.
Io ho visto un video a sto momento. Tu sai quei video che abbiamo visto noi qualche tempo fa, quello là con Martin Luther King che fa sì, che ha causato l'apocalisse di YouTube e da quel momento le nuove regole. Possiamo ringraziare quel cavolo. No, non è per quelli. Anche quello ha generato un casino, perché poi la famiglia di Martin Luther King si è lamentata e ha creato un... Che poi l'ho pagata io come con Udio, mi ha pagata tutta noi. Mi ha pagata tutta l'intera mondo IA pagata. Ce n'era uno che praticamente era Martin Luther King che rispondeva a un segmento di Kobe Bryant. I have a drink. Sono quelli lì che... dove c'era Kobe Bryant che imitava Randy Orton per movenze e tutto, e coso che gli diceva io ho un sogno e in questo sogno non ci sei tu, e quello, madonna, ti giuro. Allora, da un certo punto di vista alcuni non sono offensivi, onestamente alcuni sono delle reinterpretazioni, ma sono belli. Però ripeto, è ovvio che vai a toccare. Io ho visto un video di Michael Jackson, non il vero, ovviamente, che andava a sbattere, che tipo aveva il monopattino, non so se era il monopattino o i pattini per strada, a un certo punto sbatte contro il palo e fai ouch, cioè era così praticamente. Era perfetto, ma ripeto, è immorale da un certo punto di vista. C'era Madre Teresa di Calcutta. No, quei santi non diciamolo, quei santi non diciamolo. Faceva un promo contro Gandhi, quindi. Contro Gandhi. Mamma mia, che figo. C'era cosa. Allora, si chiamava l'intervistatore di Mingin Ockerland. C'era Mingin che la intervistava. Il mio intervistatore preferito di sempre. Ripeto, è sbagliato, è immorale, sia chiaro, non stiamo giustificando, però ripeto, fa ridere. Il problema è quello, capisci qual è il grande problema? Che tu non vorresti ridere, perché tu dici no, io non voglio, ma fanno ridere, porco cane, fanno ridere, quello è il problema, che non dovresti ridere, non devi, proprio la tua morale ti dice non puoi, io non posso ridere, ma ridi. Ma molti di questi, che si vede da lontano mio, non sono nemmeno fatti con cattiveria. No, fatti. Uno era brutto, uno che ho visto era veramente offensivo. Uno che ho visto io però era offensivo. E non dirò cosa. Dico, sono fatti da idee che, sai, dici, per un appassionato di determinate figure, ti dici cosa potrebbe mai succedere. Vabbè, io amo i what if, allora a questo punto è come se io quando scrivevo le mie storie, io avevo fatto una Napoleone contro Alessandro Magno, avevo fatto su Udio ai tempi. Era bello ed era esagerato, avevano le spade laser, un duello nello spazio fra Napoleone e Alessandro Magno, spada laser contro spada laser, era emozionante, avevano la forza dello Jedi. Ad esempio, io ho un'idea di questa, io me la sono scritta, come tu ben sai, te l'ho detto. Io ho la passione anche della scrittura. Anch'io. Sinkai, devo dirti una cosa importante. Ho ripreso a scrivere, sto correggendo alcuni errori che magari se arrivi a quel punto un po' avanti, perciò spero di mandarti il prossimo correzione, la prossima bozza prima, perché ci sono degli errori che ho corretto, tipo il simbolo che ha come simbolo. Ma boia, il simbolo che ha come simbolo. Il simbolo che ha come simbolo. Desiderata, non desiderava. Lui desiderata. Sì, lui desiderata. Aspetta, chi sa? Coso? Sono i miei errori, Jack. Allora, questo non è un insulto contro Shane, assolutamente. No, grande, anzi, guarda, io Shane voglio sapere. No, che è successo praticamente? Che qua su Discord, sai che c'è i server, quelli gun server. Sì, ma non vorrei parlare on live. Mi è stato anche chiesto di non parlare di queste cose. Allora. No, è che il bello che cosa che Shane, io avevo scritto un messaggio, ma Primal deve confrontarsi con la donna. Io mi giro, quale donna? Se c'era Shane, sì, la donna, tra l'allero, si deve confrontare con Perese. Io ho detto, sì, ma quale donna? Io ancora non ho capito di che donna parli. Non lo so neanche io, non parlatene con me, cosa ne so io? Io non voglio saperne nulla. Allora, ecco qua. Il turnil di coso, di come si chiama, di Gandhi su di lei.
ma ho capito cosa intendevi. Okay, no, okay. ma allora, come ti ho detto, era fatto con l'IA, si vede. Sì. Però non è fatto in maniera cattiva. Lo so, però il problema è che dà fastidio alle famiglie. Capisci? Dà fastidio a Lo so. Comunque vengono prese le frasi che loro dicevano sempre. Sì, e poi rigirate in un certo senso. E rigirate, ma non come offesa, ma come se fosse un vero e proprio promo. Sì, ragazzi, lo so, io ai tempi posso farvi una confessione, ai vecchi tempi, che prima che Copilot, quando si chiamava ancora Bing, i primi tempi, che ancora ti scriveva cose che oggi ti dice ma non posso scriverlo. Ai tempi ci divertivamo io e Cla a fare le interviste di Elisir Podcast a personaggi del passato, uscivano fuori delle frasi. Un attimo, Max, scusa se interrompo, ma avete fatto uscire la news ieri che non ho visto? Ieri stavamo facendo solo il venerdì al momento, e sta settimana giovedì, per un'emergenza. Quale news? No, niente. E dicevo che praticamente cosa è successo? Niente, è qualcosa di grave. Che è successo? No, non è successo niente, non c'è nessuna news, lo facciamo il venerdì, non c'è oggi. No, beh, si tratta di Elisir. Non c'è nulla, non c'è nulla perché non c'è nulla, non è perché ce n'è qualcosa da nascondere, anzi, tutto bene. Pareva che stavi fuggendo all'estero con $500,000 in... Ma guarda, non è neanche monetizzato il podcast, tranquillo. Non avrà neanche soldi, Max. No, infatti. Ma se c'hai i soldi per Alexa, non c'hai i soldi per scappare fuori. Sì, esatto, perché va a vedere quanto costa quando lo sconto. Max mi ha confessato che vorrebbe prendere la nuova Alexa. Ma non quando esce, che costerà €60. Fai più avanti. Non proprio in questo momento, ma sì, più avanti. Alexa quando vorrai più. Ma perché io ascolto la musica, perciò c'è il basso cioè quella lì nuova c'è un basso migliore. Come passa il tempo, Leonardo, a me spiace che sono già passate 2 ore e 11. Posso dirvi una cosa? Io tutto... Party time! P-A-R-T. Allora, ragazzi, però chiedo per favore a Lio di non interrompermi, perché cerco di dirlo dall'inizio della live, quando mi sono ricordato e vengo sempre interrotto. Allora, stanotte ho sognato di essere al mare e sapete, chi mi conosce bene sa che io adoro tanto il mare. Ci metto anche la chat box qua. No, non c'è niente, non va, a volte non va. E dicevo, praticamente ho sognato sta cosa ed era bellissimo. Vedevo la gente in costume che al mare, oh che bello, vado anch'io. Poi vado dopo e la gente era vestita come me, praticamente andare al mare. Bellissimo, vestirsi pesante per andare al mare, mi sembra normale. E io ho detto, oh, c'ho anch'io la maglia così, mi butto anch'io. Sono buttato in acqua. Vado nel mare. E non sentivo la sensazione dell'acqua, ero disperato, non sentivo quella bella sensazione, sai, di farsi trasportare dalle onde, non sentivo niente, cioè, era come se non ci fosse, cioè, era lì, c'era il mare. Jack, quella lì dove c'eri anche tu. E io soffro quando non sento, cavolo, adoro il mare. Solamente che io a differenza tua sentivo la sensazione del mare. Quella è una grande differenza, quella è una cosa bella. E soprattutto c'era il fatto che io sentivo proprio fisicamente, che le onde mi portavano sotto e poi era un sogno lucido il tuo, un vero sogno lucido. No, era quello di quando il sogno poi ci siamo trovati io e tu all'interno di quel carcere abbandonato. Sì, ma era comunque un sogno lucido parzialmente, perché tu sentivi le sensazioni, cioè erano sensazioni che tu sentivi. È interessante, quando tu senti una sensazione si sta bene, ragazzi, si sta bene, perché è una bellissima sensazione sentire. Vabbè, ho detto 1000 volte la parola sensazione, ma avete capito cosa intendo? È bello quando tu senti e vivi il sogno. E dopo allora praticamente ci ero rimasto male, diciamo che è stata una notte che ero contentissimo perché finalmente mi buttavo in acqua. Tante volte sogno il mare, non ci posso andare perché faccio altro. Perché non ci vieni qua in Sicilia che c'ho i gatti, devo guardare i gatti e li porti nel trasportino. Sì, porto 6 gatti nel trasportino perché fanno fino in Sicilia. Io ce li ho i trasportini, però tu li fai liberi, scappano subito via se tu li cerchi. Esatto, liberi, ti vanno nel panico. Questi qua li metti su una zattera, parti con la zattera. Sì, la zattera, li faccio. È come ci vado al mare per arrivare alla zattera, poi a Faust prima di al massimo
Al massimo ti porti il cane, Carmelo. Sì, ti porti cane. il cane e Io non ho lui cane. ti fa un bagno. Come il bagno. Lo so che tu non hai cani, Max. Sì. Vorrei, ma poi sai com'è con i cani. Allora, se dovessi prenderti un cane, ti dovessi prendere un cucciolo. Perché sì, così esatto. i gatti si ma affezionano non potrei comunque, anche per il fatto che iniziare da zero con un cucciolo non ce la fai. In Sicilia i gatti li portano trasporti dopo aver cenato 2 giorni da noi, li riportano in Emilia col trattore. È vero, si mangia bene. No, Caruspa, che trattore. Ruspa, Caruspa, non è un trattore. Ah. Che poi, prima che... Cioè, dopo che chiudi la chiamata, sempre se c'è tempo, perché non ti voglio... Dimmi. Dovremmo parlare di due wrestler tuoi che... No, con calma, non oggi, non parlarmi di wrestling oggi, guarda, c'ho gioco. No, dico, quando sarà? Dopo che succederà tutta quella cosa al 10° anniversario della gente. Dopo. No, adesso lascia stare, non voglio parlarne. Sono fermo, non voglio pensarci. Anzi, mi ha ricordato una cosa che mi deprime, guarda. Mi fa star male pensare che ho dovuto mettere la pausa, perciò per favore non parliamone. Guarda, è una cosa che non ho fatto di gioia, anzi, per niente. Jack, avrei dovuto essere attivo con la ruspa. Va bene, Leonardo, ti ringrazio, un abbraccio a te, grazie di cuore, Leonardo, per la compagnia. La ruspa. Ma comunque, Jack, ma il fatto è che tu non potevi andare avanti con quel cavolo di mal di testa. Cioè, io ce l'ho ancora mal di testa, anche adesso ce l'ho. Sì, ma adesso è molto meno doloroso. No, è doloroso oggi. Quasi ti veniva da piangere. No, è doloroso ancora adesso, fidati. Ce l'ho adesso. Ogni volta che sento parlare. Insomma, è doloroso, diciamoci la verità. Non è una cosa bella o piacevole, guarda, vorrei averne meno. Dipende dai giorni, dipende dalle volte. A me a volte anche poi mi piglia male agli occhi perché mi bruciano. Io non so se c'è qualcosa nell'aria, ma che è fastidiosissimo, sento proprio bruciare gli occhi. Potrebbe essere il polline. Il polline, ma anche d'inverno, cioè anche di autunno c'è il polline. Sì, ora negli ultimi tempi cose sono completamente... Io non sono proprio allergico al polline, però sono infastidito. Diciamo fastidito. Io so cosa ti provoca questa allergia, Jack. Lo sai? Lo so. Io no. Sono le stronzate. Oh, guarda, io sono allergico a quelle cose, sì. È una battuta imbecille, una battuta stupida, come Tino. No, ma io dopo di questo... Samu. Porco can. Mi licenzia tutto, basta. Che c'è? No, ti volevo dire Simo, ma mi è scappato Samu. Simo e Samu che si affrontano in un duello su chi ha il nome migliore. Beh, siamo due opposti, lui è napoletano, io sono juventino. Ma lui è tipo di Ancona in realtà. Lui è tipo di Ancona. Però sì, avrà origini. Napoli, no? Avrà origini. Ma perché ti era raccontata prima la scritta Jack Leone Max presenta a Resident Evil? Perché avevo fatto quel video là, lo so, mi sono messo in full cam, faccia vedere. Non finirò il canale. Hai parlato prima di musica con Alexa. Io che ne so, potevo consigliarti di provare a usare il suo subwoofer. Sì. Ma io amo il colore viola, tu sai che il colore viola è il mio colore preferito, no, tu non lo sai, ma è il mio colore viola, quella là nuova, è proprio viola, quel viola che piace a me, quel porco cane che bello. Viola? Viola melanzana? Viola melanzana, sì, viola melanzana, proprio quello. Alexa, fai partire Ninna Nanna. Ma tanto mica No. No, se non mi addormento, Carmelo. Sì. Lui non riesce... Boia, avevo detto che costa 60 euro, costa 110 euro, altro che 60 euro. Boia Faust, 110 ma comunque, euro. Samu, ancora questo Samu. Alexa, rock roll all night. No, dai, occhio che ragazzi, per chi ascolta crea problemi. No, non farlo, non dirlo, tutti non mutarmi. Il colore preferito del viola si è passato al rosso? Quando? Dimmi come Tino. Io sempre viola, sempre amato viola. Sempre amato il colore viola. Che magari ti guardavi su Google, Lecco.max. Non ci ho guardato quello, infatti. Perdonami, ma non ho capito cosa dovevi cercare su Google? Lecco.max, così vedi che quale intende.
Ma posso anche farvelo vedere io, Non c'è bisogno che Lo dicevo per non farti, diciamo, stressare, andare a cercare te. Non so, ripeto, non so quanto sia contento Google se faccio vedere questa immagine, però non so quanto sia contento. Perché, ripeto, è roba. Sono rivali! È rivale, sono due avversari. Dovresti fare Fiorentina. Guarda, quest'anno non ci avrei neanche il fulcro di fare Fiorentina, la Fiorentina di quest'anno, però la Fiorentina di Battistuta la simpatizzavo. Bella squadra quella. È una cosa che bisogna andarlo qua. 2-1, con la scena in corso. Quello lì. Ecco dopo, quello lo faccio vedere dopo la scena. È belloccio, ma non me lo vado a prendere col prezzo. No, ma comunque io ti dicevo, se mai volessi ascoltare musica ti avrei Il consigliato viola come colore, e sai che in effetti è difficile. Ti dico subito, da una copertina cosa ho io, cosa si abbina bene il viola. Ci ho impiegato un po' perché veniva sempre dei colori orrendi. Non volevo che fosse un pugno negli occhi quella copertina, perché aveva senso il viola, che era il colore tematico di quella su Final Fantasy XIV, quell'espansione. Il viola si abbina bene col bianco, ironicamente. Viola e bianco. Viola e bianco sono. Il viola anche il giallo, i Lakers, Los Angeles Lakers. Time out, torno subito. L'arancione è il tuo colore preferito. Bello, vitale, vivace. Ma comunque ti dicevo, magari ti prendevi anche l'Echo Sub che è sul subwoofer se volevi ascoltare musica. Niente, Max è andato quasi bene via. Il viola si abbina bene con due colori che sono il giallo e il bianco. Ironicamente anche i Lakers ci sono arrivati a sta cosa di capire che Alexa LED bianco, sì, LED bianco, il LED blu quando si attiva. Alexa LED arancione. Dai, non fate casino su. Ma io non lo sento, ma perché poi se uno sente la diretta gli dà fastidio lì, gli stai creando problemi a questa persona, chiunque esso sia. Io stai rovinando tutte le Alexa d'Italia. Esatto. Beh, non credo che Alexa abbia il LED arancione. Bello l'arancione, la maglia dell'Olanda. Infatti sono chiamati gli Orange loro. Gli Orange. Sentite la musica. Io ricordo. Ragazzi, questo è un Final Fantasy classico, la mappa del mondo e il viaggio. Orange Solange. No, Solange non c'entra nulla. No, Solange no, che c'entra lui. No, Solange, se vedesse lì direbbe ma ciao bel gioio, come sto io? Anche lui direbbe così secondo me. Perché dicevo che io so che ha il LED rosso quando a sto punto ragazzi facciamola come domanda del gioco. Cosa? Solange. Colore preferito? Colore preferito, esatto. Verde. Verde speranza? Verde speranza? No, verde normale. Speranze le ho perse da parecchi anni. Ti capisco benissimo. Niente, Samu. E ancora. Niente. Perché ho in mente Samu al posto di Simo? Allora, scommetto che se vedi Samu lo inizi a chiamarlo Simo. Sicuro. Spero che nessuno che si chiami come me ti abbia fatto un torto, perché mi sa che forse è un riflesso condizionato. È un riflesso condizionato. Può essere, magari proietta. Freud direbbe che proietterebbe probabilmente qualche trauma infantile legato al nome in questo momento, e perché lui non voleva chiamarsi Stefano, voleva chiamarsi Stafaro, non riesce a chiamarsi Stafaro. Vai Mona. Anche Viola ha ragione insieme, un bel abbinamento. I Phoenix Suns, è ovvio che li conosco, hai ragione. Viola però non troppo. Io amo quel colore, anche il logo, faccio vedere il logo dei Phoenix Suns perché è veramente troppo bello, appena finisce la scena. No, in realtà sì, è vero. Viola, arancione e giallo, c'è sempre il giallo, Il giallo non manca mai, ragazzi. Però sì, hai ragione, è troppo bello. Faccio vedere. Infatti mi piaceva. Oltre al fatto che i Suns dell'epoca avevano Charles Barkley, ragazzi. Giocatore strepitoso, Ricordiamo che Charles Barkley è pure un videogioco. Sì, è vero, a quanto pare. Grazie a te ho scoperto sta cosa. Uno GDR, sì. Quando finisce la scena, ragazzi, faccio vedere. Io ho tante cose da farvi vedere. Ecco, finita la scena, però siamo nel mezzo della missione, Boia Faust. Devo finirla entro la fine della live e non so se ce la faccio. Ecco, Phoenix Suns, ragazzi, Phoenix Suns. Visto che belli? Belli a mamma. Phoenix Suns, fa che bello. E poi abbiamo l'Ecodot Max, che è bello, perché questo viola... Poi è eclittico, ti attira, cioè come dire, è una sfera che gira. E Phoenix Suns abbiamo sempre comunque la maglia che sono l'Ecodot Max mi pare che sia una mezza sfera come l'Eco Pop.
Penso che... Pare. Faccio vedere una cosa, il vecchio logo dei Denver Nuggets. Allora, guarda, questo qua, l'omino, eccolo qua. Ma che roba? Che logo era questo? Cos'era sto barbuto? Cos'è sta roba? Ma cos'è? Del 79? Cos'è sto logo? Cos'è sto logo? Cioè, io avete senso dell'estetica zero. Ciao Sabbi, ciao mitica Kairi. Com'è il comando per Kairi Comitino? Sei arrivato in tempo per vedermi sulla nave. Ma che loghi! Aveva un senso dell'estetica. Ho fatto queste montagne tutte colorate strane, con i pixel tipo Tetris. Ma abbiamo fatto sta cosa qua. Cioè i Nag non avevano senso dell'estetica. Ma perché vogliamo parlare quello dei Toronto Ma non Raptors? Toronto Raptors, attenzione, è fighissimo. È un rinoceronte, come no, è un È Tyrannosaurus un Rex. rinoceronte. I Raptor Velociraptor, no, è un rinoceronte. È un virus! Passiamo alla scena, Eilax Inkai, che bello, vediamo se si chiama Kairi. O è Sabbi. Perché l'ha fatto Cometino il comando. Ogni volta ci vorrebbe l'avvertimento. Il comando infatti da Comentino sono da prendere con cautela, con cautela. Era Kairi il comando, non Sabbi, mi pare. No, tu avevi scritto Kairi con la Y, poi l'avevo corretto con la I normale, mi sono ricordato, avevi scritto Kairi, avevi scritto Kairi, Kairi, cos'è una Kairi? Niente. Meglio questo, sì. Meglio Sabbi? Stava diventando tipo il nome della principessa di Prince of Persia. Prince of Persia? Mi pare finta che avesse il nome della principessa. Perché come hai detto stava diventando Kairi. Devo farti vedere una cosa. È una cosa che non sono neanche riuscito a fare nel mio file. Devo farti vedere, vediamo se te lo trovo. C'è in Final Fantasy XIV, poi intanto che sto facendo una scena, ma Kefka e ha questa forma, è uno dei boss finali più belli della storia dei videogiochi, e ha questa forma, oh mio dio, con Dancing Mad, mamma mia. Io non vedo l'ora di poterlo mai fare nella mia vita, non so perché non posso farcela solo. Vabbè, Sephiroth è Sephiroth. Non per offenderti, ma che stai avendo un orgasmo mentre vedi il personaggio? No, sto facendo un commento quanto è pazzesco. Ragazzi, siamo cresciuti su che Final Fantasy 6 era un gioco a pixel del Super Nintendo e te lo trovi lì in Full HD. Ciao Alex, grande treno. Kefka è uno dei migliori villain, assolutamente. Kefka. Io ho la sua risata. Scusate. Cerca di Age the Amazing Gold e guarda di qua. Non ho capito una parola, non so se neanche se stai parlando in inglese. Cerca Age Age come si dice età. Sì, Age Amazing Goal era? Sì. Goal era. Guardati le immagini e guarda cosa avevamo creato noi italiani. La Gazzetta! È vero che c'era sta cosa. Cosa mi è venuto in mente? Oh, è vero, era una roba tutta italiana, hai ragione. Non la stanno facendo perché, porco giura. Ma hanno avuto un'idea geniale, però è l'epoca delle carte, è un po' tramontata. No, ce n'è uno che letteralmente ha quasi 100 euro e qualcosa. Lì si sta vendendo tutti i mazzi di carte con il campo e tutti i personaggi. Sì, era geniale sta cosa. Come stai Alex? Com'è andata la giornata oggi? Tutto bene? Io ho sempre paura quando mi dici che viaggi lì, in quella città, perché purtroppo è sempre stato poco sicura a Milano, ho sempre paura io. Tu mi vuoi mandare a Milano? Alex è a Milano. È quello che dicevo da Alex. Ragazzi, che se non sento la live mi scuso io per Jack perché il messaggio è stato dimenticatoio. Grazie, hai ragione Alex. Sì. Guardate che lui non può sentirci. E niente. Tu mi vuoi mandare a Milano? Sì, è il Goal Saucer. È il Goal Saucer di Final Fantasy VII, versione estrema con tanto di grandi azioni. Faccio vedere una cosa. Qui io ho già giocato oggi in realtà al Goal Saucer, però ci sarebbe una cosa che io non voglio iniziare, ma c'è anche qui le gare di Chocobo, ma non le voglio iniziare, ripeto per la millesima volta, non voglio farmi tirare dentro
questa cosa qua. Le gare di Chocobo. Devi poi allenare il tuo Chocobo. Tu sei lo struzzo. Lo struzzetto, sì. Uffa culo. Però abbiamo questo che mi piace. È quello, il gioco dei pugni. Perché? Perché c'è anche Costa del Sol, sto gioco omaggia il mondo di Final Fantasy. Abbiamo i match di Final Fantasy 6 e sentirai la musica. Guarda, andiamo a Costa del Sol ed equipaggiamo il nostro piccolo, modestissimo match Magitek Armor. Senti la musica. Che? Silenzio, faccio sentire. Sentite che rumore. Io ho dovuto mutare. Lo so, ma lo dico perché lo sente. Colore preferito il rosso o il blu scuro? Sì. Vediamo. Lo scrivo perché Alex non so se mi sente. Faccio vedere anche a lui. Un attimino, Denver. No, ecco questo qua. Per la gioia di Alex. Guarda cosa. Perché non so se Alex mi può sentire. Il nero è un bel colore, non è per niente deprimente, al di là di quello che si dice. Per me, ripeto, quegli anni lì i Denver Nuggets non avevano un senso dell'estetica. Ripeto, sta roba è agghiacciante, ragazzi. E anche le montagne così, non è per i colori, perché è bellissimo vedere l'arcobaleno, però ripeto, è bruttissimo per altri motivi, è stranissimo sti colori. È bello il blu scuro è molto bello. Io ho detto il viola, sì, ma no, è vero, il nero è l'assenza di tutti i colori, ma per me è un colore, se parliamo di colori, a livello estetico si può dire il nero, Jack. Infatti vesto tanto il nero io, vesto tantissimo il nero io, dimmi. Jack, sai quando viene a costare l'intero mazzo con tutte le carte di quei gioco lì? 200? Su 200 euro più 10 euro di spedizione. Vabbè, è ovvio, la spedizione è normale, ma sì. Lo diceva il dottor Loomis a Michael nell'Halloween di Rob Zombie. Hai ragione. L'assenza di tutti i colori, sì. Vabbè, ma il dottor Loomis era un personaggio che io adoravo, anche l'attore mitico, veramente. Ancora una cosa da far sentire a Kairi, poi per me si commuove fra poco. 3, 2, 1. Ark, guarda, è un mecha? Oppure l'aeronave di Final Fantasy 9? Senti la musica. Malcolm McDowell, pazzesco. Ah, ma tu dici l'altro film, quello di Rob Zombie, ok. Io parlavo di quello originale. Sentite? E direte, ma è fuori contesto. Hai ragione, è fuori contesto. Mettiamoci, giusto, quindi chiamiamo Garnet. Chiamiamo Garnet con noi. Era fuori contesto. Garnet chi? Garnet, eccola, la nostra principessa. Che è l'unica Garnet che io conosco, è quella di cosa? Vabbè, chiamiamo Ultros, il nostro mitico Ultros. C'è anche la boss fight contro Ultros. Ci sono Gilgamesh e Ultros nella stessa boss fight, Sabbi. È opzionale, però è divertente, Ultros è un personaggione in sto gioco, fa morire da ridere, è molto comedy. C'è un arco comedy in sta serie. E poi chi c'è? C'è la gallina Enkidu, la gallina qui non la capite se non vedete. Abbiamo, vabbè, questo qui è l'amico di Sabbi, è Sir Heinrich, grande sopracciglione simpatico. Gilgamesh è un personaggione, lo hai hai ragione anche te, devo fare vedere una cosa a Kylie, so che ci tiene. Carmelo Anthony nella mia testa è sempre stato con la maglia dei Knicks, non so se abbiamo vinto, vabbè, ma ci sta, dai, se ti piace lì. Allora guarda, con 3 ride con il mitico Gilgamesh. Partiamo da Battle on the Big Bridge, che dice It's morphing time. Sì, esatto, fa morphing time. Poi Dragon's Neck, Ultros e Tifone, ovviamente il team di Final Fantasy 6, si vedono, e Battle in the Big Keep, ovviamente Gilgamesh e la gallina, non è più la gallina, è il suo assistente Enkidu. Ancora una cosa posso far vedere a Kairi per staccare, però io dovrei fare vedere l'altra cosa, dovrei fare vedere del mio file personale. Guarda,
Guarda. Sto Chocobo, quello che è il Chocobo che piace a Cometino, questo, anche a Lino. Guarda, vuole mangiarsi la torta, ma non riesce. Non riesce. Vuole mangiarsi la torta. Gallina. Galline. Non vuole mangiare sta torta, ma non la raggiungerà mai, veramente. Come Achille la tartaruga, la stessa cosa. La tartaruga. Sì, sai cos'è? Cometino, lo sai cos'è? Tu l'hai mai visto il film, quello, il pulcino questo qua di Jack? Lo sai che cos'è? Tu non sei mai visto il film Il professore matto, quello grazie per la gallina, arrivo, Tanto qua abbiamo Tifa col figlio, chissà chi è il padre. Va bene, mandami Alex, la foto. Un secondo, devo cambiare data center, faccio vedere una cosa. Lo so. Ma il Chocobo deve fare tanto movimento, è ingrassato un po'. Allora faccio vedere. No, di quello sto vedendo questa immagine grande del Jack. Perché c'è Goku con barba e capelli lunghi? Che no, sono Odino e Zeus che hanno fatto la fusione. Odino e Zeus. E col costume da Goku. Certo, sono entrati nel mondo di Dragon Ball, ovviamente anche loro. Hanno deciso, erano storici Saiyan. Hanno dato il nome alla mitologia di Saiyan. Mi ha scammato tantissimo, guarda, sta arrivando il mio personaggio principale che ha un po' più roba rispetto agli altri, perché Pumologica Eurolord. La Pumologica Eurolord che ci difende sempre. Queste qui sono città, per il mio romanzo, tipo la Piana dei Lampi, non è, si chiama Piana dei Lampi, si chiama Fjolnir. Fammi vedere cosa mi ha mandato Alex. Mi ha mandato Kojima a Pisa, bellissima. Come faccio a copiarla e incollarla? Kojima a Pisa? Sì, Kojima davanti alla torre di Pisa. Ecco qua, era quello. Siamo messi male, ma male. Perché mi stanno arrivando 112 messaggi dalla chat? Allora, fammi vedere una cosa, ragazzi. Voglio far vedere la mitica Kairi. Qui andiamo un po' più roba, perché ho lavorato un po' di più su sto gioco. Ovviamente mi sono dato da fare. Sto cercando qualcosa di simbolico di Final Fantasy. No. Allora, questo però è Final Fantasy Tactics. No. Che c'ha un sacco di roba di Final Fantasy Tactics. Falcon, no. Non riesco a trovare, però. Vabbè, abbiamo il Behemoth. È sempre il nostro bestione. È bellissimo. Una bestia feroce. No, ma mi sono ricordato adesso che sono dentro le caverne e non posso andarmi in giro. Mi spiace, volevo farvi vedere una cosa, ma non posso farla vedere. Mi spiace, ragazzi. Volevo farvi vedere, ma no, è perché c'è un combattimento che mi aspetta. E vabbè. Allora, niente da fare. Vi saluto allora. L'ho visto ieri su Insta. Ah, Kojima con la torre di Pisa. Un attimo che tolgo il cappello. Ok, e rimetto. Va bene ragazzi, è arrivato il momento dei saluti, ringrazio tutti voi, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, non importa, veramente sempre un piacere, grazie Kairi per essere passata, stasera ovviamente sarò dalla mia cara amica Xinkai che va avanti con Project Zero e non vedo l'ora, grazie mille. Qui c'è un'invasione di gatti neri, hai visto? Invasione di gatti neri, hai visto? Come sono i gatti? Sono due che sono gatti, gli altri sono le ali, gli altri hanno le ali, sono gatti pipistrelli praticamente, un'invasione. Ne hai i gatti nella tua stanza adesso? No, neanche uno, guarda, vorrei averli, ma neanche uno. Non so dove sono andati. Va bene, comunque vi ringrazio. Buona serata, grazie Alex, buon ritorno a casa. Ciao a tutti, ci vediamo domani con... Domani ho The Last of Us, allegrissimo, parte 2. Un mega saluto in chiave vocale. Sì, abbiamo Lio, abbiamo Cometino, sempre lui, e abbiamo Signora, i limoni, signora! Stasera non posso, hai ragione, scusami Xinka, hai ragione, mi avevi anche detto che non potevi. Allora domani, vabbè dai, tranquilla, nessun problema. Che vediamo poi domani. Buona visita allora. Ciao, un abbraccio a tutti.